Ah, che musichetta rilassante! Amici, ci siamo! Benvenuti su Final Fantasy XIV. Oggi episodio incredibile perché puntiamo a fare grandi cose con la trama e vediamo se riusciremo anche a fare un po' di Alpha Escape. A me non dispiacerebbe, così ci mandiamo un po' avanti. In tutto andiamo a salutare Boia. Stavo chiudendo il programma della diretta, meno male che non l'ho fatto. Ecco qua. Ciao Lio! Siamo in diretta. Lio? Non lo sento, un attimino che c'ho aggiornamento intanto. Aggiorna comunque, certamente. Aggiorniamo Discord. Allora, io ho paura perché prima non funzionava nulla. Vediamo adesso di far partire le sequenze. Ecos Ofeneco. Che nome. Ecos Ofeneco. Non so cosa abbiamo risolto, dice. Vediamo se ci riprovo. Attimino, che però mi mandano messaggi, ragazzi. Non mandatemi messaggi su Discord, per favore. Grazie. Ecco. Ciao, eccoci. Oh, cavolo, non ti sentivo, sono uscito e sono tornato. Aspetta, comettino, sono appena partito, non va di sound. Time out. Ecco, ciao, Lio. Oggi la mia sentinella del silenzio, Lio the Wolf, ci salverà nelle sequenze, farà strazitti tutti, dirà state zitti, c'è Jack in sequenza. Non saranno le sequenze. Se ci saranno sequenze, poi non sappiamo neanche se ci sono. Penso di sì. Oh boia, ma oggi c'ho anche il bot che fa l'upgrade, quello dei sound. Ciao Lio, scusami, 2 volte Lio. Ciao Leo, buon Pomerania, buona serana, eccoci qua. Ma come stai? Ricordatevi sempre i baffi di Jack, che sono la cosa più importante del gioco. Questi bei baffoni anni 70, non li vedremo mai più, purtroppo, perché non so tenere i baffi, però non vanno in sound, ragazzi, datemi un attimo, vi prego. L'ho detto a Cometino, mi sta scaricando la nuova versione e è ferma lì al 100% da non so quanto. Restart in bot, dai, su, vi dico io quando ci sono, abbiate pazienza, ragazzi, quando non va non è che posso farla andare. Tutti questi aggiornamenti, ragazzi. Hai letto questo messaggio? Ragazzi, vi annuncio che ho arrestato i 3 l'ho reso pubblico, non so perché. Oh boia, l'hai messo per il mese dopo. Non siamo a giugno. Siamo allora, Cometino, ti spiego, maggio è il mese 5, giugno è il mese 6. Se tu pubblichi il 13-6, esce il 13 giugno. Se lo pubblichi il 13-5, esce il 13 maggio. Oggi siamo il 13 maggio, è il quinto mese dell'anno. È molto complicata la cosa, ma magari Dio ti spiega i mesi che ci sono prima di maggio. Vuoi spiegarglielo per Cometino? Io in realtà in questo momento sarei frustinato in aramaico antico perché non sto trovando più il microfono questo che utilizzo sempre, quindi se il Cometino può aspettare di 5 minuti. Vabbè, ma glieli posso dire io i primi 4 mesi dell'anno. Mese 1 gennaio, mese 2 febbraio, mese 3 marzo, mese 4 mumu, mese 5 maggio. C'è qualcosa di strano, vero? Te ne sei accorto? Mese 4 sì. Perché aprile è un mese crudele, allora chiamiamo mumu, che è più bello. Buonasera. Ciao, chi è? Chi è che non sento? Ciao, chi è? Buonasera. Indovina. Ma è Simo! Spero. Hai indovinato. Ok. Ma perché hai cambiato voce? Sì, sono raffreddato. Ah, si è raffreddato. Ma sapete... Ma cosa mi ha messo quello di Twitch? Oh boia. Infatti dicevo, ma perché 2 Jack Leone Max? Io, scusatemi, ho dei problemi oggi col bot. Mannaggia la miseria. 30 minuti dopo devo nuovo rifare la stessa cosa. Voi non preoccupatevi, io intanto vado a cavalcare il mio gattone. Ok, forse stavolta ce la faccio. Allora, dicevamo... Jack, l'hai visto quella che ti ho fatto? Cavolo, ci ho fatto le Pomerania bellissime, non posso condividerveli perché non so come fare, ma ci sono dei Pomerania molto belli. L'unica cosa è che avevo fatto l'effetto tipo horror analogico e non era venuto bene, però poi facendoli tipo anime sono venuti molto bene. Lo sai perché lo sai come lo devi fare, Jack? No. Fallo come dici tu? No. C'è un tipo di cosa, ora poi aspetta che te lo dico. Ma c'è il filtro, io ho usato il filtro Cursed, tipo... Il filtro. Ho usato il filtro Cursed, se
Ha fatto quello, ma veniva un'immagine tranquilla con la scritta Cursed, cioè era stupida. Allora, quello dovevi fare Cursed e poi nella descrizione metterci quel tipo di coso lì. Perché Sì. di più è proprio nella descrizione. Ma l'avevo fatto, era venuta una cosa. Hai visto che è venuto un pomeragna carinissimo, guarda. Ecco qua. Un attimino, adesso in realtà è partito. Come Tino ce l'abbiamo. Perciò se vuoi mettere l'imperatore te lo metto io. Ma buongiorno mio imperatore. Ecco qua, io oggi ho la voce. Buongiorno, mio imperatore. Tante volte che c'avevi il culo. Di chi? Non l'ho capita questa. No, tu hai detto oggi c'ho la voce. Non avevo niente, non avevo un cavolo. Ieri ero. Sembravo lo zombie. Sembravo. Ciao, mitico. Allora, abbiamo anche i comandi. Ecco, vedi che funziona tutto finalmente. Entra il Resonatorium. Dicevo, Simo, abbiamo fatto un upgrade a Lio. L'ho promosso, l'ho chiamato la Sentinella del Silenzio. È colui che avvisa quando sono sequenze di. È un ruolo di responsabilità, glielo affido a Lio perché. Farò così, ogni volta sarà Plimplon. C'è una sequenza in corso. Si prega di restare zitti, per favore. Plimplon. Se non lo capiscono inizio a dire raga, sta zitti. Proprio delicatamente, vero? Proprio delicatamente, guarda. Liz che ti dice oh come on, let's talk to Rauban Senpai. Rauban, vediamo Rauban Senpai che fa. Ma lo so, tocca. Riso come fai? Perché fa ridere un gioco di calcio? Cioè di più il fatto è che a un certo punto mentre stavo correndo Jack inizio a sclerare come un pazzo perché praticamente cercavo di fare una curva bene e l'AIA mi andava a toccare quel tanto che bastava per farmi smontare la macchina e io a un certo punto talmente incazzato talmente cosa ho detto non lo continuo nemmeno più il gioco perché veramente non era possibile che ogni 2x3 mi buttava fuori l'AIA quindi ma perché poi io so uno che parte a velocità quando ci sono le curve le taglia e chi c'è chi non vabbè anch'io Flame Investigator i signori YouTube vorranno ciao Ice mi sono perso un messaggio ciao Ice mi sono perso un messaggio di commentino te lo leggo io ma perché non scoleggio? Mi sparisce i signori di YouTube vorranno copiare i signori di Twitch guarda ma Commentino tu mi fai sempre Commentino io lo ringrazio perché in passato mi ha fatto un sacco di donazioni che da €1, €2 ma non è il gesto che conta però se invece di farmi la donazione mi faceva al posto la sub si toglieva la pubblicità per lui se la godeva meglio nel senso per €1 no adesso Jack adesso magari con la sub non ti si toglie la cosa no si toglie ragazzi c'ho la cosa ho firmato io devi togliere pubblicità sì, ma ad alcuni ad altri pure se hanno firmato ma voglia veramente sta cosa no mi mette depressione e io che non ho neanche oh guarda Leonardo che mi scrive una cosa bella scrive vi ricordo inoltre di lasciare se volete ragazzi non ci sono obblighi su questo canale è un canale libero veramente uno fa quello che vuole anarchia c'è Lio che prende un carro armato e inizia a conquistare Shadow of Moses dico così rendete anche felice Jack che si sta mettendo d'impegno quindi no niente no Commentino ma che basta donazioni comunque basta queste donazioni io non sono uno che vuole no tienteli una donazione ho 2 centesimi su Hype è bellissimo beh dai Lio un regalino te lo fa anche a meno lo sai cosa mi ricordano queste capsule così? Mi ricorda Alien ma non penso no queste praticamente sai che cosa mi ricordano cioè hai giocato a Kingdom Hearts il momento in cui Sora si risveglia sì bello era bellissimo ciao io adoro Kingdom Hearts 1 e 2 più il 2 che 1 oh ciao Gigio Lio che pista era Vallelunga devo dirti che come vista Vallelunga è bella Italia? L'unica cosa sì perché su come si chiama su Tokyo Racer Driver 2 c'è Vallelunga Monza se non mi sbaglio forse un'altra pista che ora non ricordo poi con altri tipi di veicoli che comunque li devi guidare
ti fai anche Sudafrica, Inghilterra, America, e mi sembra che in America c'è la pista di Indianapolis, se non ricordo male. Poi c'è in Germania e poi non so quale altre, però ci sono un bel po'. Fantastico. Almeno se manco su WhatsApp l'ignoranza di Copilot nel canale Chi ha scritto un sta cavolo cosa? di copertina per Bus 21. Ah, ecco, è arrivato adesso. Ho preso il bus 21. Beh. No, il Bus Vertugo. Cos'è DTM? Ho visto, è Bus Simulator, lo conosco. Ho visto il commentino che ci giocava e faceva faceva... DTM. Che cos'è DTM? Cos'è Deathmatch? Leo? Celebrity Deathmatch, c'è un gioco, esiste un videogioco, però è bruttino. No, quello sarebbe Celebrity Deathmatch, sarebbe CDM. Sì, è vero. Questo invece è DTM. Macchine Ah, tedesche. tu dici il campionato. Non lo so se su cosa si può. C'è il DTM su Toga Race Driver 2. Però una cosa simile la puoi trovare invece in Alfa Romeo Scar. Quello sì. Banzai! Beh, senti che roba, Banzai! Anche voi ragazzi, Banzai! Chi è che non è fan dei Banzai? Vero? Gioca impazzito. Vabbè, ho messo il sound Ma Banzai. forse sui capitoli più avanti, non so se su Toga Race Driver 2 c'è. Jack, per il gioco che sto facendo, credo che Banzai sia l'ultima proprio cosa che vorrei sentire. Davvero? Ma quello di Gioco che stai Lupin? facendo, sì. Quello di Lupin? Sto facendo World at War e sto facendo... Ah, no, lo so, hai ragione. Hai ragione. E io, se non mi sbaglio, sul sito dove qualche volta riprende i giochi a Bandware, ho trovato un World at War che c'ha pure la traduzione in italiano. no, ma io sono malato e ce l'ho fisico per PlayStation 3. Io purtroppo non avendo sul game momentanei, quindi non posso acquisirmi altre compere, ma appena mi si inizierà la marcia, minchia, con quelli che mi guadagno. State Ma attenti credo di ragazzi. fare la prima missione, poi mi fermo, faccio altri giochi. Ragazzi, mi raccomando, solo una cosa per gli appassionati di anime: in questo periodo c'è un brutto virus che si aggira, è molto pericoloso. No, ti prego. Fammelo dire No, almeno. no. Si chiama No. l'hentai virus, è un virus che ti rende... Lo sapevo. che ti rende Lo bisognoso sapevo. di vedere certi anime, e quindi Lo insomma, sapevo. oppure c'è il rischio di andare in giro con le mutande in testa, come l'eroe Hentai Kamen, famosissimo, grande supereroe che ha salvato il Giappone tante volte, con le sue mutande in testa. Quindi state attenti ragazzi, che se vi piglia l'hentai virus è pericolosissimo, proprio, cioè, non può farvi male fisicamente, ma spiritualmente vi sbaglia veramente. State attenti. No, ho detto hentai, ho detto io, sono due cose diverse, hentai, sono due cose diverse, Leonardo, non c'entra nulla con quella robaccia di cui parlano in TV. Tranquillo, guarda, ci penso io, dai, non ci penso io un cavolo, dico, non parlerò mai di quello, tranne che non sia proprio necessario, non ne parlerò di quello. Quando si è in live bisogna distrarsi dal mondo reale. Ma infatti, quindi un po' di antivirus, quindi vai, avete... Madonna, sto leggendo a questo momento il caso che mi ha mandato come dire. Sta mandato come dire. Cioè, fino all'inizio ci aveva funzionato bene con Pilot, poi non so perché gli ha sminchiato tutto. Gli ha creato un pullman a più assi e cose varie, quindi. Torniamo dalla sultana dopo tanto tempo. Io un po' che non la vedevamo più. Ora abbiamo bisogno di incontrare la sultana e passare un po' di tempo con lei. Quindi andiamo subito dalla sultana, che faremo con un'altra parola. Sì, ma questa è innocente, questa è buona. Porcellana, ovviamente. Porcellana? No, quella. La donna che fa il lavoro più antico al mondo. Lì era una battuta. La cameriera. E non proprio il check. Lo so benissimo, non aspetta, sentire del silenzio. Sentire il silenzio al tuo posto, mi raccomando. C'è sequenza con la sultana. Cioè, sei tu che devi avvisare gli altri, non io.
折り入って Sosh そ per なたに momento. 相談したいことがあったのじゃ。他でもないラウバーンのことでな。今でこそサカツ州の一人として、そして不滅隊の局長として辣腕を振るっているやつじゃが、アラミゴの出であることはそなたも知っていよう。故に祖国アラミゴを取り戻した今、帰国を望むのが当然と思っておったのじゃが、ラウバウンメはアラミゴの情勢が落ち着き次第ウルダ派に戻ると当然のように語っておる。無論ラウバンはわらわにとって誰よりも頼りになる重臣であり、右腕とも言える存在。いてもらわねば困るくらいじゃ。じゃがこれでも長い付き合いなのでな。わらわにだけは分かってしまうのじゃ。奴の瞳の奥にひとかけらの迷いがあることが。ウルダ派への残留か、アラミゴへの帰還か、どちらの道であるにせよ、ラウバーンには迷いなく後悔なく歩む先を選んでほしい。いつまでもわらわが頼りないままでは、ラウバーンも心のままに動けはしないであろう。わらわは真の意味で自立し、女王としての務めを果たさねばならん。そのためにもこの目と耳で世界を知りたいのじゃ。少しばかり付き合ってはもらえぬか。ありがたい。恩に切るぞ。では少しばかり変装していくゆえ、表で待ち合わせるとしよう。Oh, che bello, abbiamo parlato con la sultana. Allora, volevo dire una cosa. Intanto Ais saluta Lio e Raffaele in vocale, ma non è Raffaele, è il buon Simo. Lo so che oggi ha la voce un po' diversa, però... Ok, raga, potete tornare a parlare. Ok. Una cosa è certa, noi entrambi siamo del sud, quindi magari posso mischiare... Quindi diventerei che tu tifoso del Napoli sfegatato, no? Andrai a tifare Napoli. Se mi cacciano De Laurentiis, forse. Sì, quello campa a 100 anni. No, davvero, quello campa a 100 anni. E Il Quicksand. figlio che sta rovinando Bari, mamma mia. Domettino io già ho guardato. Oh mio Dio, il Bari che è passato da arrivare a un passo dalla promozione in Serie A, che poi perse contro il Cagliari, e adesso sta rischiando di essere buttato fuori, per piangere. No, guarda Carmelo, io non ho sparato sound, dice. Dai, che tanto sappiamo tutti, tu come Tino, che gli mandi la maschera verde su WhatsApp a lui, dai. Non è un segreto. Non è un segreto che gli mandi le reaction della... No, ora ti faccio ridere, Jack. Una sera praticamente Cometino aveva attivato nel suo gruppo il fatto che dopo un certo orario non puoi né mandare vocali e forse non puoi nemmeno scrivere. Lo fa ancora su Telegram questa cosa, lo fa ancora. E avevo letto sta cosa e ho detto fammi fare una prova. Avevo mandato un audio in cui dicevo ciao Cometino, come va? Avevo detto alcune cose, faccio partire questa cosa, scomparso completamente. Ha detto cavolo, se funziona bene sta cosa. Funziona, no, fa piazza pulita proprio. Lio Ti stasera dico, vincerà. Dai, Lazio 3-0, così si gode. E doblete. Vai. Io non dico niente, No, raga, voglio perché nelle ultime volte che ho detto qualcosa ho sempre... Ragazzi, c'è una sola persona che sa la verità. Apri Sfera Magica. Ecco Sfera Magica. Di Alexa, esci per tornare ad Alexa Plus. Benvenuto in Sfera Magica. Fammi pure una domanda. Stasera l'Inter vince la Coppa Italia o no? Sì. Sì, cavolo. Ha detto di sì. Vedi. Lautaro alza tutte e due, dai. Sì.
Jack, non ti faccio ridere. C'è un ragazzo, cioè uno youtuber napoletano che io seguo. Questo praticamente ha messo un comando che ogni volta che dice Alexa Madonnina, questa inizia a cristonare come se non ci fosse un domani. Anche una volta l'hanno fatto in live, cioè questo ha detto Alexa Madonnina, questa inizia a non dirlo, che è tradotto in tante lingue, poi escono parole che non hai detto, lo so. No, inizia, ti giuro, inizia a bestemmiare live. Gli amici che erano con questo qui in chiamata fa: ma guarda, adesso ho imparato a cosa, come si chiama? Ad Alexa bestemmiare. E quello fa, così non mi devo stancare ogni volta a bestemmiare tutti i santi, quindi Lo fa lei per lui, lo fa lei per lui, sì. Quindi ragazzi, Titano, mangiamoci un uovo, fa sempre bene la salute nel gioco. Dico, te immaginati Jack, se tu un giorno ti vesti, te la pensi, quando sei completamente ubriaco, ti dici Alexa ti imparo sto comando e inizi a bestemmiare. Non lo farei, non lo farei. Per sbaglio, dici sto comando, parte. No, lo so che puoi farti tante cose, però evitiamo magari un canale non 18 più mio. Ma scusa, è la mia impressione. Ah no, quella è la buona, me la posso che questo c'aveva a posto del pubblico, c'aveva una mascella dezzata, quindi. Pensavo avesse tipo delle doti incredibili, no? Mascella dezzata! No, era il vestito. Se quello è un vestito. Sono scaramantico, ma io guarda, non so se sono scaramantico o meno. Certo, in realtà non per male, ma ci sono delle leggende soprattutto giapponesi su determinate parti del corpo delle tali, quindi io non te lo dico. Poi ci sono io che ne sogno uno con 3 parti al posto di una, ne aveva 3. C'era un gioco, allora c'era uno che era in costume nel mio sogno, però si vedeva che aveva 3 cose, non una, cioè non si vedeva, ma si capiva, cioè vuol dire, era abbastanza evidente. 3, non 1, 3 ne aveva, che cazzo, boia. Jack insegna i curi della della Provencelli. Celli quest'anno si è salvato. Banana, sentiamo un po' che non è partito sì, il sound della banana, perché non me ne sono accorto. Vediamo, sto facendo un po' di ninja, che intanto devo mandare avanti il ninja, siamo quasi a livello 70. Sì. Ieri sono riuscito a scaricarmi il film Salvago con Dayago alla battaglia dei demoni. E poi un altro che è un film comico italiano che però per una parola non si può dire. E oggi mi sono scaricato Kung Pao. Non Kung Lao, Kung Pao. No, Kung Pao. Ah no, io dico Kung Pao, che è un film comico che, diciamo così, scimmiotta le film delle arti marziali. E la cosa bella è che il protagonista che ha fatto, e questa è una cosa che io adoro, ha preso un film di questi qua che qualche volta film giapponesi sconosciuti che trovi in DVD. Magari ne sono morti, scusa un attimo, ma perché ci sono già morti 2 compagni? Non è una bella. Voglio, anch'io sto male. No, voglio. E perché si fa quella mossa qui dentro. Sì, si sono presi. Secondo me uno si è dato la sponda dietro, pensavano fosse per proteggere, ma in realtà era esplosivo, ci caschi le prime volte, dici cavolo mi proteggo lì e poi ti esploda. Come va ragazzi? Allora Gigio, sto facendo un trial contro il nostro amico Titano che è grande e grosso ma è anche forte. Il nostro gioco. Questo praticamente che ha fatto? Tramite la screen, tramite le scene che lui poi ha girato insieme alla piccola gruppo,
questo si è messo all'interno di questo film come protagonista e la cosa bella è che pure è diventato famoso. Fatto bene. Cioè, se tu ti immagini, ti faccio un esempio, se un giorno noi becchiamo un film italiano di pubblico dominio e qualche pazzo ci tramite qualche programma per PC lo fa diventare un film con protagonista lui, cioè sarebbe una roba. In realtà vedo un sacco di gente che ci hanno infilato personaggi famosi tipo The Mask in film, cioè c'è un canale YouTube che fa ste cose, c'è infilato The Mask, non sto scherzando, proprio The Mask. Sì, io mi ricordo che questo ne parlò io dopo ai tempi. Fecero un film su Bruce Lee, buonanima Bruce Lee si era morto da un po' di anni, in cui Bruce Lee si risvegliava nell'aldilà e insieme a Braccio di Ferro e non so chi altro doveva menare Dracula, Frankenstein, grazie Leonardo, come si chiama, il diavolo in persona e degli specie di mostri, era stile cosa Sentai, roba così. bellissimo. Cioè, ma guarda che differenza d'altezza che c'è tra me e lei, guarda, ma arriva qua, vedi, Nanamo. allora ti arriverebbe alla cioccia Non ce l'ha, è la Wakame, è una signorina. Dico, se fosse stato un uomo ti sarebbe arrivato al pube, se è una femminuccia ti è arrivata alla cioccia, come si dice. Si dice così a Roma, ok. Ah, ok. Quello è romano, veramente. Ok. Magari da noi, magari dal paese di mia mamma si dice la cioccia. Pensavo fosse una roba tutta del Roma. Vabbè, mi fido, Allora, ecco qua. Io sto tornando a Ulda. Cioè, l'abbiamo portata in giro per farle vedere noi che andiamo in giro, picchiamo roba. Vabbè. È molto. Io l'avevo lanciata all'interno di cose, all'interno di quei giganteschi rospi. Oh, l'abbiamo portata dai gladiatori. Le voglio troppo bene. I gladiatori. Gladiatori poi diventi paladino. È un bel gioco. Questo di gladiatori, Jack. C'è un gioco che non so se è qui sulla PlayStation 5. Questo gioco è abbastanza vecchiotto, ma è comunque della serie PlayStation. Si chiama Shadow of From. Grande Gigio. Ma è bellissimo. Simo lo sa bene, Shadow of Rome. Simo lo sa bene. L'ha portato. Io l'ho visto sto gioco la scorsa sera in live da un altro amico mio. È il papà di Dead Rising. Esatto. No, praticamente Shadow of Rome sarebbe Hitman però ai tempi del coso. Ai tempi del chi è che si mena nel Colosseo qua? Non c'entra niente Hitman lì. Appena giocato. No, allora il fatto Simo, c'era un punto con un non so se era uno dei due Ottaviano probabilmente. Urca. Possibilmente che questo qui praticamente in alcuni mondi ha dovuto stordire con una corda alcuni centurioni che facevano alcuni centurioni legionari che e come lo faceva mi ha ricordato troppo la 147. Beh, ci può avere C'è un conto Ottaviano gli asfissiava 47 gli fa proprio secchi. Sì, ma se mai provato Xbox emulatore? No, emulatore dell'Xbox mai. Non sapevo neanche che esisteva. Onestamente sono ignorante io. I giochi dell'Xbox si trovano su PC, si possono comprare, non tutti forse. Allora vediamo un po' com'è la classifica. Ragazzi, ma quando è che Gigio ha superato come Tino nella top mensile? Grande Gigio. Avete visto? È saltato su al quinto posto. Primo Leonardo, secondo Lio, che sta superando anche Tony. Tony, che in sti giorni non l'abbiamo visto, Tony, non lo so, sarà scappato con una waifu anime, penso. O si sarà preso anche lui. Ma perché sti personaggi devono avere sti cazzo di vestiti a tappo di sughero? Perché? Che sono secchi all'inizio e poi sembra che c'hanno il cuore. Tappi di sughero. Olè, grande Gigio, il mio tifo per Gigio.
infinito. E sta raggiungendo il buon Raffaele. Vediamo se riesce a raggiungerlo. Attenzione, solleva. E lui solleva sempre la sultana, vedi, la sultana gli vuole bene. Lei. Pensavo che volesse sollevare la spada. No, non è per male, ma la spada. La spada l'ha sollevata poi, infatti. Ma si è sollevato sia la sultana che la spada. Stando attento a non fare del male. Lui si ricorda quando faceva il gladiatore. Lui, ciao senpai, ero bravissimo. Queste cose. Ok. Fammi mettere di nuovo il ninja perché sto aspettando che mi va in coda. Il dovere della sultana, ecco. Guarda. Dobbiamo fare di fretta, la mia assenza non verrà notata. Perché lei si camuffa come se nessuno la riconoscesse. E finora non l'hanno riconosciuta. Tecnicamente è famosetta. È un po'. Cioè, un po' quando sei il padrone della città. E dici, ma dove sei finito? Dove sei finito? Ma invece Jack, una curiosità, non ti dico ora, ma più avanti lo porterai qualche Devil May Cry? Sì, in realtà ho portato l'1 e il 2, guarda, devo portare poi il 3, in realtà ce li ho tutti, perciò sì, mi piace come serie, assolutamente sì, ti posso già dire assolutamente sì. Allora, no, di più il kimono io lo indossavo quando facevo karate, il kimono, cioè avevo il kimono che kimono? Oh, ma lo so. Kimono. Vabbè, ho sbagliato, sono confuso col drago di Komodo. No, perché ti consiglierei, se tu già hai portato i primi due, di fare il terzo e il quarto, poi farei il DMC, ovvero il Devil May Cry, quello spin-off. Non è un DLC, è proprio un gioco a parte, non è un DLC. Cioè, il Devil May Cry, sì, è bello. Io lo considero lo spin-off di un altro universo, ovvero il fatto che... Sì, lo so. E poi fare l'ultimo, quello che è uscito, per concludere tutta la serie, perché di come ho capito ora in molti stanno iniziando ad apprezzare di più il DMC che è uscito piuttosto che il Devil May Cry 5. Aspetta, il 5 è amatissimo, veramente, ha dei votoni boia. Sì, però i fan, dicono i fan in ma molti, no, ma non è vero, è solo che è stato rivalutato in positivo DMC. Questa cosa è vera, è stato rivalutato in positivo. Hanno visto che è un gioco che aveva delle meccaniche interessanti. Io non ho mai finito quel gioco, quindi dovrei giocarlo per forza. No, io ero arrivato mi sembra a metà. Poi vabbè, purtroppo sto vecchio computer qua mio qualche volta dava problemi. Posso togliere i messaggi di April? Ma non posso buttare fuori April dal mio server, perché c'è già tecnicamente, c'è già Pincord che manda ste cose. Cioè April è un po' è abbastanza inutile. Gigio, allora mi devo ancora recuperare la serie giornata più. Oh Matteo, ciao Matteo, Ratchet & Clank, quale parte per prima? C'hai ragione anche te, ma quale? Ratchet & Clank ci stavo pensando. Sono tanti. Però vorrei iniziare di più appena c'ho anche qualche cosa tirato. Riesco a recuperarmeli i Sly Cooper. Me ne hanno parlato un sacco bene. Dopo aver visto da Gigio il pom pom pom, Gigio sa cos'è pom. C'è una parte bruttissima dove devi fare devi fare Just Dance e fai pom pom pom, è così. Pom pom pom. È la parte difficilissima quella. Io ho pensato, ma io non posso fare quel gioco lì. Lo guardo da lui che stava già sclerando abbastanza. Pesantissimo. Ma io me la sto. Pom pom pom. Mamma io me la ricordo ancora, Gigio. Pom pom pom. Mi è rimasta di notte e sentivo ancora pom 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 nella testa. Non è il popopò tuo, Dio, è un altro. La popopò non l'ho mai dimenticata, la tua amica che fa pom 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 quando si compare dal vetro della macchina. Quella è un'altra cosa. Ma perché non riesco a fare un trial qua? Sto aspettando 8 minuti e 24 per una cosa da 5 minuti. Mi sono lavato il braccio con uno starnuto. Porca miseria. Lascia perdere che ieri sera avevo il naso rosso, una roba, un'agonia. Allora, io fino a stanotte. Sì, ci portiamo la sultana a giocare a gambling. Facciamo il gambling con la sultana, dai. Io mi gioco lei come fish. Me la gioco come una fish. Questa mattina mi sono svegliato con un leggerissimo, ma proprio leggerissimo mal di testa. E poi da pranzo in poi ho iniziato a starnuti come un pazzo. È la storia mia di ieri, praticamente.
Ah beh, nel senso non è che sono geloso, anzi mi ma piacere, proprio guarda. sono usciti i numeri, Jack. I numeri? Già, bisogna andare a vedere, esatto, sì, sono usciti i numeri. Andiamo a vedere se abbiamo vinto, tanto la sultana ci aspetta adesso. Oh boia, proprio adesso parte un attimino, devo prima fare. Sì, prima il gamble. Il gambling è più. Il gambling è vita qua nel gioco. Capita. Aspetteranno i miei compagni. Vabbè, in realtà no, c'è ancora uno che deve partire. Aspettiamo. Aspetta. Vabbè, Leonardo, inizio a segnarlo, ma volevo pure devo ancora vedere gli altri della settimana scorsa come sono andati, Datemi un istante. 5, 2, 4. Allora, Leonardo dice già, Leonardo dice 2 qua, 5, 4, 0. Aspettate, darmi, segno solo quello di Leonardo. Oh boia, siamo Toons. Capisci che sei ad Alexander quando sei di Toons. È ovvio. Per sentire musica Toons, sai già che sei ad Alexander. E non è Alessandro Magno, no. Che simpatia. Questa qua è l'Art of the Creator. Urca, è il penultimo livello, mi pare. Bello però. Quindi c'è un bello sconto qua. Ragazzi. Qui ci attende una bella battaglia alla fine di sto giro. Poi dopo li hanno resi tutti subito che fai subito la battaglia. Si vede che Alexander è un bello esperimento. Hanno fatto un po' di corsetta, facile, e poi ti meni col boss. Ma questo boss è interessante, lo affrontiamo, faccio vedere. E poi non so perché ha messo una musica così tunzi. Raga, spolliciate se volete vedere il check giocarsi Tomodachi Life. Tomodachi Life lo voglio giocare io veramente. Cioè sono già favorevole io di giocare. Vabbè, ma i giochi simulativi così mi piacciono. È l'unico che invece non riesco a giocare bene è Stardew Valley, perché mi perdo. Cavolo, non sono bravo. Vabbè, Stardew Valley, Jack, è come coso, è come Minecraft, però in versione È vero. più. Io ti consiglierei. Ma le giornate volano su Stardew Valley, volano le giornate. Non riesci a fare un cavolo. Jack, se ti piacciono questi Ma che bel messaggio! Io ti consiglierei. Ma che gioco è Tomodachi Life, ti chiede Matteo, Questa è una domanda intelligente a cui penso che io possa rispondere perché ho posto lui. Grazie. Io hai mai giocato a. No, quella domanda lì, quella di buon Matteo, che gioco è Tomodachi Life? Spiega. Leo, non so se tu hai mai giocato a giochi diciamo così simili, ovvero i giochi quelli in cui tu crei i tuoi personaggi e tramite le tue scelte gli fai vivere la loro vita. Beh, Tomodachi Life è così, tu crei il tuo personaggio, il tuo mini, e da lì poi puoi creare anche altri personaggi con cui puoi fare stringere amicizia con il tuo Mi, lo puoi fare innamorare. Il Mi è tipo quello del Nintendo Wii, intendi, ovviamente. Sì, ma anche il 3DS e il 3DS XL ora. È vero che ce li aveva anche il 3DS, bravo, mi ero dimenticato questo 3DS per ora il Nintendo Switch Nintendo Switch ce l'ha. Allora, Leo, se tu dici Tomodachi Life, purtroppo no, ma una cosa simile, non so se c'è un gioco mi sembra molto simile, ora non mi ricordo quale. Guarda che sono scappato, guarda, è bellissima sta parte, il primo ATM del gioco. Devi premere al momento giusto, altrimenti muori. Guarda, Poi dopo ce ne hanno fatti di più nel gioco. Ciao. Uno è morto. Vabbè, mi devo abituare a questa musica tamarra. E quindi c'è su PC, sì, ma penso che sia su PC. Sarebbe bello averlo su PlayStation, un gioco così, però in effetti io The Sims, ad esempio, Tomodachi. The Sims non riuscirei a giocare. Tomodachi mi sembra di no. Tomodachi, se tu ci vuoi giocare, allora con la versione 3DS XL, se ci vuoi giocare dovresti utilizzare Sidra, che è una specie di emulatore per il 3DS. Mentre per
Grande illusione, ma aspetta, non li ho ancora visti. Finisco la battaglia, Matteo, e vengo a vedere anch'io così do il mio parere. Io sto aspettando di vedere. Sai che non sono stato notificato di nessun gioco della mia lista in sconto. Cavolo, mi sono dimenticato che erano oggi. Cavolo, devo vedere. Guarda, finisco la battaglia e corro subito a vedere cosa è successo. Qui stiamo colpendo il Plasma Shield. Dai, dobbiamo distruggere questo Plasma Shield. Boia, ma ha ucciso, ma come è possibile? Mentre per il Tomodachi che è uscito da poco, ovvero Tomodachi Life Una vita da sogno, Ma esclusiva Nintendo, mannaggia la quella miseria. è esclusiva Nintendo Switch. Quindi Come Twitch? Switch, ok, Switch. Switch, che Twitch? No! Ma io volevo, ma a me piaceva la Switch, poi però ho visto l'aumento di prezzo. Io mi spiego, ci avevo quasi sfiorato l'acquisto a dicembre, ma cavolo poi non ce l'ho fatta. Per poco, No, ma allora Jack, il fatto è che la Switch, la prima Switch, già come personalmente, Boia, l'ho ucciso ma sono morto io. E non è che sono morto, sono morto! Fatemi scappare, questi mi tirano addosso la monnezza, mannaggia la miseria. Non voglio io la monnezza, non voglio la monnezza, te la pigliate voi la monnezza. Andiamo a vedere. Ma infatti, scusami, io ho un sacco di giochi nella mia lista, Ho un sacco di giochi, vediamo su. E quindi non ti Ho stai paura, dicendo però. Jack? No, un attimo, lì, Allora. questa è una cosa del secolo, ti prego. Andiamo un po'. Vabbè, mixtape era già. Non ce n'è uno in sconto. No, sì, The Order, però non mi ha mandato le notifiche. Vabbè, The Order è sempre in sconto, guarda. A volte lo trovi anche meno. Octopath Traveler 0, 30%. Lunar, ma c'è sempre in sconto 30%. Speravo calasse un pochettino. Non c'è Gears, c'è Gears, ma non c'è Resident Evil Requiem. No. Oh, Forza Horizon 5. Eccolo! Cavolo, Gears of War a 20 euro. Lo so, ma guarda questo, sono sempre 42 euro. Boia, però poi quando leggi 132 giga mi viene da piangere. Invece la versione Deluxe, l'altra volta c'era in sconto la Deluxe, ragazzi. È in sconto la Premium, che c'ha dentro Pass Auto, Forza Horizon 5, Hot Wheels, Rally Adventure. Boia, ragazzi, ci faccio un pensiero, ma guardate. Boia. Ma scusa, Jack, scusami, non è per male. Ma che differenza ti fa? C'hai più da macchine. 42 euro? Sì, ma grazie a sta fama ti risparmi un bordello più di soldi con quella di almeno 42 euro. Lo so, però cavolo, questa è proprio quella completa e le avventure rally, siete appassionati di rally. La Switch sono i prezzi disumani dei giochi, non li calano mai, Nintendo dice ma noi non caliamo, o calano di pochissimo. E io devo ancora collezionarmi tutti gli Xenoblade, quanti remake hanno fatto? Ma quanti remake hanno fatto? Meglio la Premium a sto punto, esatto, per una roba che costava 100 euro la paghi 50. Un attimo rispondo veloce un attimo a Leo. Yes sir. Leo, diciamo che io torrent e programmi simili non li uso, non perché cosa, ma c'ho sempre quella di paura che seppur scarico il programma giusto c'è sempre quella piccola parte di beccarti in virus. No, se ti dico poi io in privato, tranquillo, non ti becchi nulla. Computer, quindi. Non ti becchi nulla se ti do. Poi vabbè, la connessione che ho io non la connessione tanto stanno lì, non preoccuparti. Oh guarda, no, Fly Simulator ai tempi avrei voluto giocarlo, ma oggi non ho l'hype di farmi Fly Simulator, perché onestamente poi ho visto che la mia zona manco c'è. Ma a proposito di Flight Simulator, ma tu c'è che sapevi che c'era un gioco, non ti sto scherzando, un simulatore di Canadair e di aerei di soccorso creato dalla Nestlé? No, che non lo sapevo. Noi giochi del Premium li annunciano oggi alle 5, quindi dovrebbe essere arrivato l'annuncio in questi minuti. Dovrebbe esserci il nuovo annuncio, chissà. Ma c'è solo sta roba qua? Ah no. Cavolo ragazzi, io quasi quasi faccio un pensiero veramente. Forza Horizon 5 Premium ragazzi, che goduria. A parte il 2026 che di come ne hanno parlato molti, Wrestling dici? Facevano meglio non farlo uscire perché parli di wrestling? Io parlo di wrestling? Sì, ma guarda, 120 euro, ma sono fuori. Cioè costava 150 euro la Premium. No, il bello è Palworld a 25
5 euro, che ancora 21. c'è il rischio che se lo compri la No, tu non Nintendo, rischi quindi niente, tu al massimo se rischi Le- loro. No, ma Paolo aveva vinto le- la causa con Nintendo. La Paolo aveva vinto la causa con Nintendo. c'è Grounded te lo consiglio, è bello come Forza, gioco. e quanto ha il premio in più? Mi consigli la premium a sto punto? C'è più rally? C'è più rally? Perché io il rally lo adoro, è una delle mie cose preferite. Ah. No, il 6 lo aspetterò, ma voglio comunque giocare prima il 5, perché anche staccano i server, Certo. voglio godermelo un po'. Io Sì, ti consiglio, se ci riesci a recuperartelo, Ma tutti i giochi di Grounded come Questo gioco qua? è bello. Aspetta, ne ho sentito parlare di Grounded. Da chi è che l'ho sentito parlare? Cavolo. Avrei sentito parlare perché molti lo chiamavano tesoro mi si sono ristretti i ragazzi del game. E il bello sono che tu puoi anche addomesticarti Insetti? gli insetti, Non solo, E li puoi qui- anche cavalcare. oltre quello, ma c'è anche il fatto che Mettiamolo in lista. Ho già capito che l'altro gioco è finisce in lista desideri. Va via. che poi te li puoi mettere anche come trofeo dentro casa. E Simo, te immaginati il svegliarti la mattina, dimenticarti che hai fatto i lavori del giorno prima e appena ti attivi ti spunta un personaggio, una testa di quegli insetti che ti guarda male perché l'hai Che messa prima. Che carini gli insetti. E gli Offenbach 4. Io ce l'ho. No, il Jovem Park 4 qua no, ma su PC un po' di roba. Che c'è? Che Aspetta, vedi? fammi vedere un attimo. Soffermo. A parte Mafia Terra Madre, che è quello lì. Aspetta, dov'è lo sconto di Mafia Terra Madre? Me lo sono perso. So 48 euro a 20% di sconto. Doppio avanti, facciamolo calare ancora un po'. No. No, già ce l'hai acquistato Diablo 2, ok. Diablo 2 sì, assolutamente. No, stavo vedendo c'era Diablo Assolutamente 3. Diablo 2, ma io non potevo non prendermi Diablo 2, scusa. Perché, cioè, che ora mi spieghi perché hai accettato Conan il Barbaro come cosa, come personaggio di Mortal come si Kombat, chiama? non lo so. Cioè, Ghostface ha più senso. Questi qui devo ancora No, vedere. allora ci avrebbe più senso Conan che Ghostface. Peacemaker c'è John Cena che ti fa You can see me. John Cena. Peccato che poi col doppiaggio italiano te lo strozza via la voce di John Cena, non è come non avere neanche più lui. Vabbè, comunque. Vediamo quale atti c'hai. SnowRunner è un'altra bella serie. No, io ho giocato quello del fango, Mood Runner, ma non mi è piaciuto, mi ha fatto arrabbiare. Questo qui mi interessa. Ragazzi, ma è già uscito? Scusa, perché ti dice Devil May Cry 5 non disponibile? Perché ce l'ho già, è quello che non è disponibile, perché ce l'ho già. Se ce l'ho già, questo... Io ce n'ho uno simile. Awowed, questo qui ne sentivo parlare un sacco bene di Awowed. Awowed è un gioco fantasy italiano, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere un simil Dark Souls italiano. No, ti confondi con Enotria. No. Awowed, questo qui è proprio creato da una cosa italiana, di quello che so io. Fa vedere, pensavo Microsoft. Vabbè, no, Microsoft non è italiana. Microsoft, guarda, vabbè, sono i distributori loro, giustamente. Sono i distributori, no, dico, mi ricordo che c'era lì, era stata creata da una Pax Roman hanno 117 e prima o poi lo voglio prendere perché, vabbè, ragazzi. Invece ti volevo dire una cosa, Jack, Reanimal, quello è un atto bello che ti consiglio. Ma con questi prezzi aspettiamo, guarda. Poi sono... quell'altro c'hai scendendo, vediamo, sono per curiosità. Più scendi, più iniziano a perdere. A volte ci sono, vabbè, qua tutti i DLC di Devil May Cry 5. Cos'è questo? Hogwarts Reanimal. Sniper Elite con io il baffetto. Hogwarts Legacy ce l'ho su coso. Mangiamo fuori basta i DLC di questo. Creed, ma che cacchio è? Il gioco di Creed. Remastered. Toxic Command. Comunque sono deluso anch'io, Matteo, mi aspettavo carne al fuoco, molta carne al fuoco. È vero che c'è qualche 75%, ma cosa me ne frega di House Flipper, DLC di House Flipper? Se non mi sbaglio, se ci dovrebbe, a parte Astrobot non è quello che pensi te, però è quello
quello VR. Sono missioni in più del No, gioco. no, è un'altra cosa, PS4, non PS3, non è quello stesso. Life is Strange 2 ce l'ho, è bello. Dovresti vederti, Jack, se te lo trovi, lo sparatutto quello coccoso con la buonanima di Chuck Norris. Ah, sì, ho presente qual è. Il gioco Vediamo, ma aspetta, però non è che sono già usciti per noi. Vado subito, guarda, lo devo cercare in rete. Lo cerco subito, vediamo. PS Plus Premium maggio 2026. Vediamo se già... no, se l'annuncio è vecchio. 17:30. Sappiamo solo Time Crisis. Time Crisis che io lo voglio giocare perché Time Crisis è quel gioco in prima persona, sai, quello... È belloccio, lo spara tutto su cabinati, no? Chiunque abbia inventato i tacchi alti sarà Guarda. stato molto basso. Ai tempi io avevo preso tutto di Dragon Ball Kakarot. Time Crisis. Ai tempi io avevo comprato tutto di Dragon Ball Kakarot. Poi è uscito Daima, episodio 1. È uscito... dimmi. Di 16,30 €, c'è la Definitive Edition. Ce l'ho su PC. Premium Ce l'ho su PC. Upgrade Ce l'ho già su Age of PC. Empires. Ce l'ho già su PC. Sono più comodo E giocare allora, su PC. e allora Jack, appena vuoi. Ma ce l'ho su appena PC di Age riesci. of Empire, è troppo bello, cavolo. Age of Empire, io E sono fan appena, del due. dico, appena Il due lo riesci, adoro. dico, Infatti, appena riesci. Però questa, ragazzi, occhio, per chi non ce l'ha ancora, io ce l'ho su disco e ho anche i DLC. La Complete Edition di Final Fantasy XVI, ragazzi, merita perché c'è dentro il DLC di Leviathan. È una roba che vi consiglio, onestamente, anche se io devo ancora giocarlo. Però, ripeto, a livello grafico è spettacolare, ovviamente, lo sapete già, cosa vi sto dicendo. È uno dei giochi più spettacolari su PS5. Guarda, Shiva come l'hanno fatta bene. Ma che bella Shiva. Questo qua è il fratello. Poi è un gioco che so che c'hai time skip, quindi vedi il personaggio che matura sempre di più, cioè ti trovi un protagonista veramente maturo nel corso del gioco, quindi non lo so, io 32 € ci sta, è una complete, 32 € è un buono sconto, 60%. Ci sta, ragazzi, ci sta davvero. Appena vuoi. Sì, ma dico appena vuoi. Ninja Gaiden. Quando vorrai, non ti dico. Ma ricordati che io quando non vorrai. è che posso comprarmi tutto, magari... Dico quando vorrai Vedi che ci odio. una live dove porti i Geoff e Maria Lo faccio, io te lo posso già promettere perché lo adoro. No, non è a turni, figurati. No, è tipo il combattimento è tipo Devil May Cry. Hai anche le vocazioni. Non tipo, è più da un sacco, ma te. No, ma guarda che Final Fantasy 16 io vorrei farvi vedere la cosa, ma ho paura che con le musiche... No, poi Square mi dà il copyright strike, non posso... Diciamo che qua non si vede un cavolo il combattimento, ma è veramente così. Tu è tutto in battaglia in tempo reale, ormai è action, è come Final Fantasy 7 Remake, solo che è ancora più action. Questo è proprio action frenetico. Infatti volevo portarlo anch'io quest'anno, poi più avanti nell'anno, no? Non è la priorità assoluta. Persona 4 Golden la voglio portare prima invece, perché voglio finirlo prima che escono notizie sulla nuova versione. Kakarot l'ho giocato, Fighter Z, ma vabbè, non è che mi abbia fatto impazzire. Bellissimo gioco, ma diciamo che deve essere proprio... Vabbè, qua sono tutti i personaggi DLC di altri giochi. Fighters mi piace lo stile tipo la Marvel vs Capcom. A me piace, però poi un po' mi stufa. No, mi piace, infatti mi piace, indubbiamente mi è piaciuto. Bellissimo gioco, però poi mi ha un po' stufato. Allora, classica cosa come capita con molti picchiaduro. Final Fantasy 9, chissà quanto l'avrà dato, 10 € avrà dato. Final Fantasy 9. Persona 3 con tutti i DLC, questo qua di Aegis. No, ma assolutamente, Final Fantasy ha mollato i turni dopo il 12. Il 13, no, il 13, scusami. Borderlands a 10 €. Anche perché Final Fantasy 15 è action, ma è un action strano. Il Final Fantasy 16 è un puro action, proprio puro. Wolfenstein The New Order, bello questo. Jack, Oh, yeah. a 10 € Borderlands. Scusami, dov'è? Su, sali. Sali. Questo... Ah, aspetta, la Legendary Collection a 10 €. Exam, ce l'avevo già, ecco perché non l'ho preso. Tecnicamente io una volta ce l'avevo nei giochi gratis. Può farmi vedere che se faccio così forse ce l'ho già. Se io faccio così... Cavolo. Ce l'ho gratis, vedi? Perché devo comprarlo? Ce l'ho già. Dico, una serie... Dai, spiegami, io non so perché. Sono entrambe versioni PS4. Non capisco il motivo. Dico, una serie così fatta, portata in live
ti diverti. Sì, Soprattutto- Borderlands sì, è belloccio. Io ti consiglio, visto che ti piacciono i GDR, ti tanto. consiglio, però non so se per PlayStation 5 è uscito, Dimmi tutto. di recuperarti Tiny Tina Wonderland. Sì, ce l'ho gratis in realtà, ce l'ho già gratis. Appena è praticamente, come si suol dire, Borderlands a turni. Cioè praticamente c'è pure la fortuna di beccarti. No, ho sentito che è delle tipo armi. una sessione di ruolo alla D&D, è quello che mi hanno detto che è bello. Eh, Eccolo, guarda ma il gioco di guarda- te, però qua non ho trovato il gioco, ho trovato il DLC. Ma ho Crime visto che Boss c'è o un Crime ricordo, City. c'è- È quello con Chuck Norris e Michael Madsen. Chuck Norris. Michael Madonna, Madsen. Poi a che prezzo c'ha sto gioco? 4,99 Coso? Ma scusa, Michael Madsen. Danny Trejo, che cavolo ci metteva Nel 3 io il Trejo? DLC. Nel 3 il DLC. Però io penso che posso trovare facilmente la versione col DLC dentro. Madonna, 5 euro, ma solo il gioco o 5 euro con tutto il DLC? No, 5 euro solo il gioco. E altri 5 euro DLC. No, aspetta. Invece DLC tecnicamente sarebbe a 4 euro. Vabbè, ma non sono sottigliezze. Mi chiede cosa sto bevendo? Va bene, te lo dico subito. Alexa, scegli un numero da 1 a 21. Ho scelto il numero 6. E quindi hai scelto la Coca-Cola. E Coca-Cola? Non ho capito il collegamento tra il numero 6 e la Coca-Cola. Eh, Stavi pensando a qualcosa di specifico? Certo, il buon Cometino ha messo 21 numeri, 21 bibite diverse, quindi è uscita una Coca-Cola. Ah, ora capisco. Il tuo amico Cometino ha creato un gioco con 21 numeri abbinati a 21 bibite diverse e il numero 6 che ho estratto corrisponde alla Coca-Cola. Che idea divertente! Quali altre bibite ha messo nella lista? Tè al limone, tè alla pesca, tè verde, acqua naturale, acqua gassata, Pepsi, succo di pera, succo alla pesca, succo alla bicocca e altri non te li leggo, perché sono troppi. Che bella varietà di bevande! Dalla Coca-Cola, che è uscita con il numero 6, hai elencato tè al limone, tè alla pesca, tè verde, acqua naturale, acqua gassata, Pepsi, succo di pera, succo alla pesca, succo all'albicocca. Cometino ha davvero pensato a tutti i gusti. Quante ne mancano ancora per arrivare a 21? Altre, ma poi il vino se l'è tenuto per lui, mica l'ha messo, Il vino se lo tiene per sé. Jack, ho visto che ti sei Giusto! acquistato Il vino è riservato al tuo amico Tino, che ne beve parecchio. Tino. Quindi Cometino non l'ha incluso nella sua lista Vedi, di ne beve parecchio. Ha fatto bene a lasciarlo fuori dal gioco. Ne vedi? Hai Dico, capito? Jack, ho visto che ti sei acquistato Dreams. No, non Sai avevo che gratis. potrei- Cometino ha organizzato questo simpatico Aspetta, gioco sta con parla. 21 numeri per 21 bibite. È vero, è uscito il Il 2 di numero grammo. 6 ha fatto uscire la Coca-Cola e il vino è escluso perché quello è tutto per Tino. Si chiama Tino. Dettagli. Allora, non abbiamo vinto con i vecchi numeri, ma ci abbiamo un 2, 5, 4... Sì, Tino, quello che si tiene tutto il vino per sé. Che cosa volevi dirmi di lui? Niente, adesso niente. Brava, cuccia. Perfetto, sono stata contenta di aiutarti con Sì, il ma io- gioco di Cometino e le Sì, ma bibite. sono in diretta io, che cazzo? Sì, 2,540. Va bene, altri numeri, ragazzi. Gigio, vuoi darmi il numero? Lio, tu mi dai un numero? Dammi i numeri, dai i numeri, Gigio. Lio, volevo dire. 68 Stars. 2 Aspetta, non ho capito il tubo. 6872. 6872, allora 6872 è Lio. Ok. Oh, grazie Cometino, 5647. Ha dato i numeri anche lui, 5647. Gigio, devono essere 4 numeri. Ah, va bene così, tanto siamo già al massimo purtroppo. Perché Cometino si è bevuto il vino. Allora, a parte quello. Allora, 6872. Facciamo 619. Allora, oh boia, ho sbagliato. Ancora uno. Ancora un numero, che è quello lì buon mitico. 5647. 5647. Ok. Perfetto. Speriamo di vincere. Il sabato sera lo fanno. Ah, va bene. Allora ti seguo. Hai fatto bene a dirmelo, Gigio. Hai fatto bene a dirmelo, così.
così ti posso seguire, ora che so che ci sei. E Cometino va in lurk, va bene, grazie per il lurk, Cometino, grazie di cuore. Comunque, ripeto, sti sconti a me interessa quello di Forza Horizon quando ti trovi. Sapete che io ho visto un video di gameplay del 6, mi sono innamorato, è quello in Giappone, ho visto un video di gameplay nella versione alfa, ma è veramente qualcosa di stupendo, non si può spiegare la bellezza di quel gioco, però voglio giocare prima al 5, visto che c'è, l'hanno messo qua, vorrei tanto giocare quelli vecchi ma non staccati i server, quindi perché anche quello che nella Riviera Ligure sarebbe stato il mio sogno, Costa Azzurra Riviera Ligure sarebbe stato veramente il mio sogno giocare quello. Però avevo capito Costa Curta Riviera Ligure, ho detto che Costa Curta, tanti anni che non sentivo più il leggendone del Milan. Costa Curta con la Riviera Ligure, quindi Costa Curta, un po' di tempo che non sentivo nominare Costa Curta. Ok, Nanamo, penso che siamo incontrati a Lord Manderville. Mi siedo con lei al tavolo. E ora al tavolo si gioca, si fa gambling. Dai, su, che lei c'ha i soldi, Lei c'ha i soldi. Tiene un sacco di soldi. Oh, Godbert, attenzione, è il papà dell'ispettore Hildebrand, attenzione, che è anche il padrone di... L'ispettore Gadget mi era venuto in mente di dire perché... Ispettore Gadget? Avevo capito io. No, tu avevi detto prima, stavi dicendo l'ispettore Gilligan, però io per un attimo invece di capire l'ispettore Gilligan... Beh, non era Gilligan comunque, non era Gilligan, era... Vado un attimo sul Facebook di Every Eye, perché adesso stanno per droppare i giochi, quindi vado un attimo sul loro Facebook, ragazzi, e stiamo per farlo, ragazzi. Stiamo per trovare quali sono i giochi del bus. Fra un minuto, rimani con me, Matteo. Attenzione, indiscrezione, febbraio 2027. Oh boy, è prestissimo febbraio 2027. Sì, loro fanno uscire un sacco di roba a febbraio. Sì. Dico, Jack, palesemente il maestro Roshi, quando si era messo nei panni di Jack Chan, però qui è molto più muscoloso. E questo ama stare in mutande. Grazie Gigio, grazie di cuore. Anche io seguo volentieri, tanto sto seguendo anche Xinkai, anzi iniziamo già a aprire la pagina per Gigio. Madonna, 2 orecchini proprio di quelli le creature indolenti di natura. Adesso sai pure tradurre dall'inglese. E a volte l'inglese qua è complicato perché ci sono personaggi che parlano con un inglese shakespeariano, ma questo no, sono tranquilli. Io ho fatto un giuramento ai rifugiati, già che lei ha ospitato i rifugiati della guerra, e ora stanno organizzando qualcosa, poi lui è un businessman. La IA quale? Grok, Copilot? Mi sono perso la domanda. Hype, io sto aspettando, dovrebbe già esserci. Vado a vedere se da qualche parte comunque sono su Every Eye, sulla pagina Facebook, quindi tecnicamente dovrebbero droppare la news su Facebook, si spera. E ovviamente sarà il link al loro sito, ma io ci vado volentieri sul loro sito a vedere, tanto lo vedo sempre da lì. Io in realtà seguo 2 siti bene, 2 siti e mezzo, però principalmente multiplayer ed Every Eye, non ho una preferenza, sono entrambi buonissimi. E poi c'è Spazio Games. Se non mi sbaglio, Every Eye in sto momento è al centro di una piccola, non di un piccolo caso, come si dice, di una piccola... So di cosa parli, ma pare che sia scemata la cosa. Non ci sia... Eccola, guarda, c'è un certo presidente di una certa nazione che ha fatto la statua d'oro, e lui c'è la statua d'oro di Godber, guarda, in mutandone. La sua statua, puoi ammirare la bellissima statua. Io ci credo che la sultana è andata lì, perché se la sultana era stata qua, lei da qua vedeva la visuale del suo popò. Non nominando quella persona. No, ma non lo nomino, tanto non lo nomino neanch'io. Ma tu lo sai che è sotto investigazione per truffa, perché mi sa che si è appioppato dei soldi. Sono 40 anni che è sotto investigazione per truffa, sono 40 anni che è sotto investigazione. Forse 45. No, questa volta è perché lui ha fatto pagare ad alcuni suoi
di quelli là che l'hanno votato, il fatto di poter acquistare un telefono touchscreen, uno smartphone Sì. dorato di dietro. Ah, me lo ricordavo il coso del dorato. Sì, E sì, me che lo ricordo. Già. fino ad ora sti soldi sono scomparsi. Questi telefoni non sono mai arrivati. Non si è nemmeno attivata la Trambo Mobile. Vabbè, potevi anche E non nominarla. quindi, Ah, che scusami, fregatura. Beh, ragazzi, fidarsi. e adesso la cosa bella è che lui sta dicendo che lui non c'è niente, lui non ha mai promesso dei cellulari o delle cose. Cioè, non erano funzionanti. Cioè, io non ho mai detto che funzionava sta roba. Io ti giuro che se ora quando sarà non lo sbattono. Non gli fanno un cavolo, sappilo. Te lo dico in anticipo, non gli faranno un cavolo queste cose. Io ci stiro il collo. No, no, che poi ti vengono a prendere. Dio, non diciamo. Cioè loro avevano due. Che anzi hanno salutiamo, ringraziamo due- per il suo essere. Dico, hanno avuto due presidenti che miseria nera. Personalmente io li ho adorati. Obama Obama è anch'io. l'ultimo che hanno avuto. Cosa? Leslie Nielsen di Scary Movie 3. No, Vabbè, era lui però, dai. Cioè. non Ho capito. Non mi viene ora in mente. Io non so come si chiama, ma cavolo, quello lì hanno dimostrato che non sapeva neanche più fare la sua firma, gliela facevano una firma elettronica, cavolo. Non sapeva manco più firmare quell'uomo, poverino. Sì, ma che ti aspetti? Cioè, aveva 70 anni. Ma se questo qui è più vecchio! Questo è più vecchio ancora, questo adesso. Adesso è più vecchio di quell'età che c'aveva lui. Scusami, Scusami, perché a 70 anni, se a 70 anni si è ribambito, ma no, 70 anni. Ragazzi, Rita Levi Montalcine a 95 anni, ragazzi, ci distruggeva tutti a livello di conoscenze. Allora, hai nominato una delle poche figure italiane che adoro. Anch'io C'è l'adoro. solo una cosa, che ci sono dei youtuber italiani, si chiamano i Termosifonico, uno di loro ogni volta che deve dire Rita Levi Montalcini si gira fa o Rita Levi monta il cane o Rita Levi monta il pene, quindi Non Montalbano. ogni volta A questo punto si poteva dire Rita sbaglia, Levi Montalbano. si sbaglia di Morita Levi Mortal Kombat. Mortal Kombat! Mortal Kombat per eccole. la mia Simo! Ragazzi, questa è una fine delle quote perché è la cosa più bella che o Rita Levi mortadella. Rita Levi morta. Oh, God. Ma Beh, Mortal vai, Kombat sì. non l'ho inventato io. Su internet da un paio di anni. Rita Levi Mortal Kombat. Davvero? Sì. Vabbè, io la credito a Simo perché per me è nuova. Ciao Andy! Nuovo DLC, la scienziata italiana. La Fatality ti piglia la terra piatta e te la spazza e te la fa e te la ingloba in una sfera. Dice, così impari. Attenzione ragazzi, scena, la nostra sentinella del silenzio è il tuo turno. Ragazzi, no sound per il momento. Grazie. 暗殺というなら遠慮させてもらいたいがな。 Io o so i giochi, Matteo ce l'ho, これは一本取られましたな。まさかここに来て商談相手にマスクをかぶられる気分を知ることになろうとは。 E l'Oloretto è il più cattivello, però in realtà non era così villain come sembrava. これでよろしいですかな。七も陛下。 Lady Lira. いえ、リリラお嬢様とお呼びした方が。 Ciao Andy, grande scena, poi vi leggo i giochi del mese. 七もでよい。どうやら Ho fatto un 余興は regalone. 楽しんでもらえたようなのでな。早速商談に移りたいのじゃが。
よろしいでしょう。一体どんな提案をしてくださるのですかな。ザナラーンに居留するアラミゴ難民についてじゃ。彼らの祖国への帰還を支援したい。戦勝祝賀会の一件の詫びとして受け取ったそなたの財産の半分と I soldi che ha 政治 dato ア lui デレス sono の権 serviti. 益これを財源として公費に投じるつもりじゃ。 Ce n'ha di soldi quello, è un mercante top. Siamo sicuri che è mercante e non è un attuale campione del titolo europeo? Anzi, del titolo dei mesi dei cieli, ricordiamolo. Esila la Fel. 利益を上げる Bene. ことにかけて100億ギルの男と呼ばれるそなたに勝る者はおらぬじゃろ。 Mannaia la miseria. どうか知恵と力を貸してはくれまいか。どうやら女王陛下も世の中の仕組みというものをいろいろと学ばれたようですな。詳しい話をお聞かせ願いたい。なるほど。難民の帰国を支援する見返りに統治で新たな産業を起こし、 Ma già adesso è 利益 finita la の一 guerra. 部をウルダ派の民へ還 Va 元 bene す Leonardo, l'importante è che stai bene adesso. Sei con noi. 良き考えと存じます。理念は実に素晴らしいが、未だに事業としては具体性に欠けると言わざるを得ませんな。 Leonardo è Waluigi. Wah, wah, wah. さすがにウルダ派随一の商人じゃな。手厳しいが確かに具体案を考える Ha 必要が identificato あ la りそう debolezza nel mio piano. Vedi, vanno d'accordo. Non penso che lui ところで si sembrava che そなた volesse は farla 戦いの過 fuori. 程で Invece non era vero. Jack è che questo sta aspettando di tornare con la NWO, te lo dico io. L'ha già fatto la parte in cui sembrava villa e poi in realtà non l'ha fatto. 難民たちは住まい産 Mi ha 業を salvato 起 la こせる vita よ in うな realtà. 集落はあったか。 Allora, alla Gagna, alla Ghiride Salteri. Andiamo Salteri perché ci piace il sale. Così. Mettiamo tutto il sale che c'è. ソルトリーか。 Ah, villaggio ロッ desolato. ホセルコに面した Vabbè, non è che rischi fare la gente perché è povera, La te. gaggia. Alla gaggia. La Gaggia. Ah no, no, io l'ho trovati, Matteo. Volevo leggerteli, infatti. Ce li ho i giochi. Che è successo, Simo? 移 che 植 successo? 家たちが大いに嘆いたも Ah, のだ。 pensavo che stavi trattenendo il respiro, stavo No, dicendo. poverino. 塩とは Per Per adesso fortuna non ho ancora quelle 姿を pratiche, 変え cioè non faccio 多くの quelle 死 pratiche を erotiche. Potrebbe anche essere yoga di 莫大 certi, な un po' ギルに pericoloso. 姿を変えるやもしれぬ No, di più se... Un attimo, signor se Sentinelle allena- del Silenzio, questi due stanno ancora parlando. 当地の住人との交渉は必要になろうが、この計画に東アルデナード商会として乗るつもりは No, あるか。 non ho ancora visto, Matteo. Io mi sono tenuto i giochi. Così li leggo in diretta. Guarda, Matteo. Ce l'ho qua. ミラバニアの白き結晶を Sua grazia. 我が紹介の知恵と Estrazione 力によって L'oro 100 bianco. 億のギルへと変えてごらん Vedi che quello ま vuole しょ il う profitto. Mica lo fa perché è そ buono. れがアラミゴを助 È perché ci vuole vincere il biscotto. Ma chi? Con chi? Con lei, ma no. 女王 Lo 陛 so, 下 no. のお望みと Vuole fare la Kogan di turno. Sembra suo nonno, guarda, suo bisnonno, insomma, metà. Lei è più giovane. 交渉成立のようじゃな。 Sembra Hogan nel suo periodo blu. Nel suo periodo blu, che cavolo ho detto? Cos'è un periodo blu di Hogan? Ho tolto il premio, dice Gigio. Io me lo godo per i giochi PS2, tanto esce sempre roba, quindi non mi interessano quelli. Il PS3, la PS3 è poco. Allora, ragazzi, ci siamo, Siete pronti? Star Wars Outlaw, gioco del mese. Scopri Che volevo dire nel suo periodo d'oro. Comunque si può tornare a parlare. Dico, volevo io- dire sto leggendo i giochi del mese. Vediamo, fammi un commento per ognuno di questi giochi. Star Wars Outlaw PS5. allora ne ho sentito parlare in modo molto negativo. Tranne dal Baba che dice che è un capolavoro. Il Baba dice... Io personalmente te lo dico, personalmente la grafica è la cosa come è stata detta, cioè molti video dove ho visto che stelle di combattimento mi sono piaciuti molto, però bisogna vedere comunque il fatto del perché viene considerato di praticamente un gioco da buttare quasi. Cavolo.
Poi Red Dead Redemption 2, questo forse c'è poco da dire perché l'ho già portato anche di recente. Capolavoro, a dir poco fantastico. Sì. Lo fanno per l'online loro, lo fanno per online, così gioco Ancora online, oggi, non lo gioco online. personalmente ancora oggi questo gioco è veramente bello da portare. Sì. L'unica cosa è che se io fossi nei quelli che hanno creato Red Dead Redemption 2 farei come ho fatto per il primo Red Dead, ovvero metterci un DLC tutto su stile Undead Nightmare, però ma ormai è troppo tardi, ormai lascia di fare il 3, stanno già lavorando. Poi Bramble, The Mountain King, beh, non conosco sto gioco e sembra stilisticamente interessante. Un attimo, vediamo perché un fratello che parte per salvare sua sorella. Questo l'hanno chiamato il videogioco dei fratelli Grimm, perché dice che praticamente è stato tutto ispirato dall'inizio fino alla fine dalle favole dei fratelli Grimm e dalle favole dei fratelli. Poi per un attimo pensavo che fosse Lione e davano Requiem gratis, ci sono rimasto male. Tra l'altro questo cavolo, questo è Lione, invece non è Lione, ho chiesto barbuto. The Taumaturge, no, pensavo che fosse Resident Evil Requiem, mi ha preso un colpo, ho detto, cavolo, basta. Ora non mi ricordo come si chiamavano i fratelli, che mi sembra o tedeschi o norvegesi, ora non mi ricordo. Senti però... qua, sì lo so, Victor Sulski è un taumaturgo, maestro delle arti mistiche che può scrutare nei cuori e nelle menti degli altri senza che c'è l'ora esatta. È partita all'ora esatta. Aspetta, diventano anche suo difetto, l'orgoglio. Leggi pure a voce alta, tanto io qua. Demoni mistici ispirati a folklore che abita il regno etereo. Usa i suoi poteri per manipolare i nemici, influenzare le menti degli alleati e combattere gli avversari in scontri a turno strategici. Strategici? Particolari. Contro vari avversari, alcuni fisici e altri più sfuggenti. Le abilità taumaturgiche di Victor ti consentono di influenzare le regole della realtà, evocando demoni per sferrare attacchi potenti e ottenere vantaggi strategici. Cioè, grazie a sta fava, praticamente puoi vedere chi cavolo vuoi devo vedere come funziona il gameplay per questo, potrebbe interessarmi. Poi cos'è? Flincock The Siege of Dawn. Non conosco. Studio A44 che ha creato Ashen. No, un Souls-Light. No, Souls, no, via questo genere. Vada retro, via. Andiamo. Broken Sword Reforged, il segreto di T-Play. L'hanno rifatto. Praticamente questo è coso. Hanno unito Dark Souls a giochi come ad esempio Gears of War o giochi simili. Questo qua è storico sto Broken gioco, il segreto dei Templari. Broken Sword c'era su PS1. L'avventura grafica? Sì, è storico. L'hanno rifatto in veste HD, ma mi potrebbe interessare, sai. Poi abbiamo Enotria, italiano, The Last Song. Gioco... Oh, guarda Gigio, regalano Enotria. Altro Souls. Allora, io prenderei Enotria solamente per il fatto che uno dei boss è Pulcinella, solo per quello. È vero che ci sono le maschere, è vero. Questo è stato un bel regalo, guarda. E poi c'è Time Crisis, che questo lo voglio giocare, arcade di successo. Speriamo si possa giocare anche a una difficoltà un po' più bassa di quella dell'arcade, perché altrimenti muori. No, come da notare la grafica con i giochi di prima tutti belli dettagliati. Sì, PS1, lo so. Sembra uno di quei bambolotti che ti compravi ai mercatino. Sì. Come mai è deluso? Matteo, come mai sei deluso da sti giochi? Non c'è nulla che ti interessa? Allora, pigliamo l'Onigara Yaki, il jelly e il compote. Facciamo Onigara Yaki, mi piace Onigara Yaki. Adesso è saporito. Cibi. Andiamo Secure in the Saltery. Ok.
Io voglio finire queste quest di trama oggi, ragazzi, così finiamo. Mi mancano ancora 3 missioni, ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare, non vogliamo fare, dobbiamo. Imperativo, guarda. Devo. Vuole giocherai tu, Jack? Io... a parte che... boia, se mi piglio Forza Horizon 5 non ci sono più, mi rifugio. Ragazzi, boh, ci vediamo fra 3 mesi in live. Sto scherzando, non è vera sta cosa. Non è vera assolutamente. Però a parte gli scherzi, vorrei veramente giocare a... cavolo, qual è che ho detto? Sicuramente... aiuto, mi sono dimenticato che giochi c'erano prima. Poi, aspetta, ce li ho qua. A me interessa... Star Wars Outlaw, ma più che altro perché avevo fatto un progetto con il mitico Andre che dovevamo farcelo insieme, però quindi se ce l'ho ancora gratis col Plus, però ho paura che in 3 mesi lo tolgono sti giochi. Speriamo che rimanga per un po' di tempo, perché vorrei giocarlo, non mi interessa averlo e tenermelo, non i classici giochi. Boia, è già partita? Ragazzi, è già partito l'Alphascape? Che figata! Ragazzi, questa è una nuova battaglia per noi, nuovissima battaglia per noi. Godiamocela. Mi spiace non giocare con i miei colleghi di Gilda, che sono i miei preferiti, però cioè, che mi diverte più. Oh boy, è il caos! È il villain di Final Fantasy 1 questo. Mamma mia. Faccio lo screen che devo mandarlo a Kairi. Kairi apprezzerà sicuramente la leggenda di villain dei villain. È uno dei personaggi più importanti della storia di Final Fantasy questo. Era un bravo cavaliere di nome Garland, traditore, rapì la principessa e divenne il male assoluto. Se voi volete vedere la storia rifatta e rimasterizzata, giocatevi lo spin-off di Final Fantasy, non mi ricordo come si chiama, poi non mi ricordo come si chiama, l'ho detto ieri, l'ho giocato io, dove tu interpreti tale Jack, e questo Jack odia Chaos, lo capirai perché dice Chaos, devo ammazzare Chaos, tutto il gioco così, devo trovare Chaos, ma la gente dice ma non esiste Chaos, ma non esiste, sì che esiste, lo devo ammazzare, ma non esiste, è un'invenzione, è un complotto. Leonardo è troppo gentile, è come quelli là, è come quell'altro personaggio di un come si chiama, di un film o di una serie TV che dice no, io devo ammazzare quel personaggio e quelli cercano di spiegare ma guarda che c'è stato ucciso. Guarda, poi infatti dicono che Chaos non esiste più, ma sì che esiste. Poi l'ultimo quando lo scopre fa come se lo ucciso? Sì, l'ha ammazzato Dixie. No, l'hanno ammazzato. Era il compito mio. Che pazzo. Ripeto, comunque è bello perché ti spiega l'origine del personaggio, cioè l'origine di Final Fantasy 1, ma è fatto benissimo e vi assicuro che è anche un gioco molto drammatico. Poi ha un sistema di battaglia, lo chiamano un po' Souls-like, ma non è un Souls, è che è un gioco a classi, quindi in pratica tu fai delle classi, magari perché ne so, parti da guerriero, poi ti evolvi e diventi, che ne so, un arcano, tipo samurai, diventi delle cose bellissime più vai avanti ed è bello. Difficilotto come gioco. Pensa che per farsi tutto il post game devi giocarlo alla massima difficoltà. Io non l'ho fatto perché non sono capace alla massima difficoltà, però diciamo che è veramente un gioco intenso. Mi spiace che non ho potuto fare DLC perché i DLC sono solo alla massima difficoltà. Forte Chaos. Ragazzi, sto boss ha uno che si chiama Tokyo Kyoto, ragazzi. Tokyo Kyoto. Era indeciso, facciamo Tokyo o facciamo Kyoto? Dai com'è. E poi veramente se guardi Kyoto è la non solo mi ha ucciso, ha pure buttato giù guarda, questa è l'umiliazione, ti uccide e ti butta giù dalla palazzo. No, però non solo lui perché è morto così, siamo in 3 che siamo morti. Hanno riportato in vita Atena. Sì, Kyoto è letteralmente Tokyo al contrario. No, sono 2 città diverse. Sì, è vero, le lettere sono quelle. È vero. L'anagramma di hai ragione. È lì, c'hai ragione te. Tanto che mi portano in vita, io ci metto un bel Chaos. Ne mette tutti i suoi in vita, tu invece sei lì. Io sono morto perché non mi hanno risvegliato me, ma non mi importa.
Mi ha risvegliato Lucifero, grazie Lucifero, sei sempre stato il mio amico. Ale. Suona bene, eh? Ragazzi, ma com'è andata ieri? Ero con Lucifero, ma portato in vita che ero morto. Tutto normale, bro, è proprio normale, guarda. Una giornata qualsiasi. Ma sì, tranquillo, stavo raidando con Lucifero, tutto normale. E c'era con noi, c'era anche Doppio Chiodo. Ti immagini se un giorno... Guarda, siamo nello spazio. Dico, se un giorno ti capita che parli proprio con l'uomo del piano di sotto e talmente veramente lui non ce la fa più, talmente depresso, talmente quasi scoppia a piangere. A me piace quello di Milton. Quello di Milton è un eroe molto moderno, considerato che era tipo del 1600. Cioè, hanno creato un personaggio che era un antieroe, perché non era un eroe chiaramente, ma non era neanche un cattivo, cioè tu lo capivi, nel senso, capivi perché cadeva. Un Lucifero che io ho adorato, e il Lucifer è quello della serie... Sì, quello dicono che è buono come personaggio tendenzialmente, però. No, ma il fatto è che lui a un certo punto, mi sembra verso metà della cosa, verso metà della serie, lui ha una discussione proprio con Dio. Lui fa: io sono comunque tuo figlio, tu mi hai mandato là sotto, mi hai stappato le ali, mi hai praticamente... L'ha fatto anche a noi! L'ha fatto anche a noi! Anche noi siamo pensati, che cacchio. Mi hai reso praticamente il nemico di tutti. E adesso che io mi sto comportando bene, mi sto trovando una persona che mi sta amando, tu me la porti via perché devi seguire le regole. Cioè veramente lui a un certo punto fa: allora mi puoi considerare come nemico per il resto della vita. All'ultimo comunque dico cerca di cosa, ma lui forse non so se lo colpisce, ora non mi ricordo. Lui fa: ti puoi scordare che io sono tuo figlio, da oggi noi due saremo nemici. E poi se non mi sbaglio lui all'ultimo mi sembra che Dio capisce il suo errore e... Sì, non raccontare il finale però della serie. No, era questa puntata qui se non mi sbaglio. Ah, la puntata. E dei fatti in uno dei miei racconti sto facendo una cosa simile, però lo sto mettendo come, diciamo così, seconda sì, scelta. Però in realtà, per il ragazzi, la vera risposta potrebbe deludere molti, che in realtà Lucifero tecnicamente era il pianeta Venere, era un modo per chiamare il pianeta Venere, quindi in pratica sai, la stella del mattino, perché Venere era la prima, specialmente nei tempi antichi, che arriva la mattina. Era un po' deludente, lo so, però è un po' deludente. No, E poi chi è che si annuncia, chi è che dice io sono la stella del mattino nella Bibbia? Quale personaggio dice che è la stella del mattino? Chi dice quindi io sono Lucifero? Un certo uomo che è morto risorto. Ah, sì. È lui che dice io sono la stella del mattino nella Bibbia, va? Cercatelo. Allora, tu hai detto sta cosa qui, devo vedere. Assolutamente no, perché in alcune cose, in alcune civiltà, Lucifero, ovvero il diavolo, venne ma non è il diavolo, proprio... non è il diavolo, è una cosa arrivata dopo, l'hanno mischiato con il diavolo, sono due cose diverse. Dico, viene rappresentato come una donna. Boia, sta cosa me la sono persa. Carina almeno. Quindi sta cosa, sì. Quindi sta cosa qui del pianeta Venere, conosciuto come pianeta Lucifero, guarda che non è male come cosa. Non è male, perché comunque, voglio dire, anche la cosa che, come dire, è il protetto dei dannati, diciamo che, dannati artistici intendo, perché? Perché Venere è sempre stato il pianeta degli artisti, se tu guardi il significato dei pianeti, tipo Marte il pianeta della guerra, il pianeta bellicoso, Venere il pianeta dell'arte, cioè ci sta, perché alla fine vedi che tutti quegli artisti, li chiamano gli artisti maledetti, che ne so, quelli tipo il ritratto di Dorian Gray per intenderci, quelli che si fissano magari col concetto di bellezza e sono tormentati da questa bellezza che non riescono mai a ottenere. Io che sono scrittore conosco il dramma del cavolo, vorrei esprimere questo e ciò che io scrivo non è neanche la metà di quello che voglio esprimere, capisci? A livello di qualità. E quindi è quella sorta di dannazione che hanno tutti gli artisti, che non è una maledizione, è un'influenza. E poi c'è anche un gruppo
gruppo americano, i System of a Down, Belli loro. che nella canzone Choppo Sui, quella degli angeli. Mi sembra verso la fine Mhm. fanno un riferimento a Lucifero Veramente? che è fantastico. Praticamente c'è sto punto in cui il cantante inizia a cantare sto pezzo della Bibbia, però lo canta in un modo che sai, non sia un'anima cosa, ma che sia proprio Lucifero che glielo dice, e gli dice questo qua, gli dice padre accetta, mi sembra, la mia anima, una cosa del genere. Ah, ma è lui che lo dice. E io conoscevo quella frase, non pensavo che la dicesse lui. Che bella No, sta cosa che non sapevo. io sta frase, io sto pezzo, sai perché me lo ricordo? Perché una volta lo beccai su di TikTok, e c'era sto punto in cui avevano aggiunto il disegno, non so se della Divina Commedia o di qualche altro. Divina Commedia è brutto, lì è proprio cattivo, lì è cattivissimo, ragazzi. E c'è sto punto qui in cui si vede sto angelo che sta cadendo e si sente sta frase qui che fa Father, è bellissimo come cosa. Vabbè. Veramente devastato. Che poi c'è una cosa ora che mi chiedo. Lui fu buttato fuori dal paradiso perché voleva Aiutare gli umani. aiutare gli umani. Questa cosa è la stessa di Prometeo nella Bibbia, scusami, nella Bibbia, nella mitologia greca. Prometeo diede il fuoco agli uomini, gli uomini non sapevano usarlo, lo usarono male e fu cazziato lui per aver dato il fuoco, e ovviamente per l'eternità visto come il cattivo, il povero Prometeo, che fece una brutta fine perché aveva fatto arrabbiare Era quello che c'aveva il falco sì, come quello di God of War, esatto. Ok. Intanto abbiamo fatto un caos oggi. Ma di più il fatto è che lui voleva aiutare gli uomini a evolversi e Dio non voleva. C'è anche un'altra storia, però, un'altra delle leggende su Lucifero sono che lui era geloso, invidioso degli uomini, che Dio aveva amato gli uomini così tanto e lui si sentiva tipo trascurato, dicendo: ma come puoi amare queste creature quando noi siamo gli eletti, noi siamo i tuoi angeli? C'è anche questa storia qua, ci sono tante diverse storie su di lui. Allora, questa è un pochettino più cosa, però comunque lo capirei, perché sì, comunque il si ingelosì e allora Dio mandò Michael, Michele, che lui l'errore là fu che non parlò con Dio, perché possibilmente parlando con Dio non ha parlato con lui, e quello ha agito senza parlarci, esatto. Non è per male Dio, però io personalmente cioè non è che non ne vedo così, però non mi sembra giusto che tu ami loro meglio di come ami noi, perché anche noi siamo tuoi figli, essendo degli angeli, anche noi siamo tuoi figli, e quindi io penso che lui ci sia stato quel punto che lui abbia esagerato con quella cosa lì. Che poi c'è una frase di Lucifer che ho sempre adorato, quando lui ha quello lì che lo vuole ammazzare, gli fa ma siete voi che vi state facendo tutte queste cose mentali? Io non ho mai chiesto agli uomini di rimanere nell'inferno. Io ho sempre lasciato le porte aperte. Se voi ne volete andare, ve ne volete andare. È un altro il personaggio. È un altro il personaggio che invece mi
inquieta l'altro diavolo, quello che inizia per S, non voglio nominare perché è una parola che molti non vogliono neanche sentire nominare. Satanasso? Quello lì non mi piace, perché quello, allora, la storia originale è che lui fu mandato, c'è scritto nella Bibbia tante volte, era stato mandato da Dio per testare gli uomini, cioè, quindi tecnicamente è uno dei suoi, storia originale. Le altre versioni è una carogna, le altre versioni è una carogna assoluta, fa tentazioni, allora, corrompe. C'è una cosa, Jack. Tu non so se mai visto, ma quella figura salute Simo. Salute! Grazie. Quella figura, se tu lo vedi, non viene mai rappresentata con le ali da demone. Alcune volte sì. Alcune volte, ma la maggior parte delle volte lui viene rappresentato con ali nere di angelo. Sì. Quello lì lo sai perché cosa? Perché quello sono mi sembra gli anti-angeli, gli anti-cherubini, una cosa del genere. Ma in realtà si dice, allora questo non so se è vera sta cosa, ma si dice che quelli siano una classe, diciamo così, oscura di angeli che Dio creò come se fossero, cioè, come se fossero un prototipo di cherubino. Sì, stiamo comunque parlando di mitologia, perché ovviamente una spiegazione ufficiale non esiste ufficiale, non però c'è. mitologia Però c'è. Si dice che sta, come si suol dire, che talmente loro erano violenti, cioè quelle poche volte che Dio questi tipi di angeli sul coso, sulla terra, dice talmente erano violenti che lui ne fu, diciamo così, inorridito da sta cosa, e che poi all'ultimo si decise di come si suol dire, di cacciarli, e da lì ci fu poi la famosa diciamo così promessa che quella figura fece a Dio, ovvero che gli disse: verrà un giorno che il nostro potere sarà così forte che nemmeno tu ma che già nei tempi del Nuovo Testamento Gesù dice non è mio questo regno, lo dice. Allora di chi è? Di chi è la terra? No, lui dice non potrai fermarci e vedrai il paradiso bruciare. No, quello pazzesco. No, allora che poi questa cosa l'hanno pure ripresa nel film di Spawn. Quando c'è il pagliaccio, ora non mi ricordo, mi ricordo che si faceva chiamare il violatore, sto personaggio, e lui all'inizio, parlando con Al Simmons, quello che diventa Spawn, gli dice: noi vogliamo solamente, che poi non è con lui che parla ma con un altro personaggio. Ma a me Spawn non ho ancora visto, guarda, purtroppo non so riconoscere la citazione. Ma io non ti dico se qualche film è uscito adesso, no, io ti direi di riprenderti il film del 99, del 2000, ora non mi quello ricordo. che mi sono perso io, infatti. E quello gli dice: no, l'unica cosa che noi vogliamo è far, diciamo così, appiccare il fuoco nel paradiso, perché praticamente a quei tempi c'era sta guerra tra angeli e cose, come si chiama, angeli e demoni, quindi c'era invece è una bella figura che, ripeto, quello che si chiama con la S, diavolo, in Devilman in realtà sarebbe Lucifer, sarebbe chiaramente Lucifero. Ovviamente capisco la confusione del voler, cioè, allora è figo se dobbiamo parlare di Devilman, quello è tutto un altro discorso. Io parlo del manga, o della versione moderna di Netflix, non parlo della versione supereroistica con sto qua. Se non mi sbaglio dovrei avere Devilman qui, no, qua c'ho la Divina Commedia fatta a mo' di coso. Fatta da lui, sì. Con la grafica di Devilman, quella è bellissima. Non ho ancora letta. Ma comunque, ripeto, per me è bellissima sta storia, perché, ripeto, vedi come
è una storia di due amici, non voglio andare oltre perché penso che Simo l'abbia letto, penso, ho visto comunque la storia di Devilman, penso. Cos'è sta missione? Devo scoprire il punto debole di questa creatura, io non so come fa. Allora, io invece non è per male, ma io quello che non ho mai apprezzato è stato il Devilman uscito un paio di anni fa. Quello di Netflix, bellissimo. Quello Cry Baby, porco Giuda. No, allora, solamente per la trasformazione è bello. E aiutami, devo capire. A me piaceva che era molto fedele alla trama. Aiutami, devo capire il punto debole di sta creatura. Cosa vedi di strano? Cosa vedi di strano in questo mostro? Aiutatemi, ragazzi. Ditemi cosa a parte che non hai occhi, quello è poco ma sicuro. Sì, ce l'hai qua. Ce l'ha, ma non è un punto debole. Magari è un pezzo del suo corpo. Non so troppo sbaglio. Sto premendo dappertutto. C'è due bozzi sulle corna. Vabbè, sarà mica quello il problema. Ma non è un problema, non è un punto debole. La punto debole deve essere un qualcosa di scoperto. È molto corazzato, cosa di scoperto. La coda ce l'ha. Ti immagini se fossero veramente quei due bozzi? L'ho provato già, ma non so quello. Forse sotto la No, gola. comunque, Jacob, come ti ho detto, io quello che non ho mai apprezzato di quel caso è in tutta la serie, quello appena faceva una cosa scoppiava a piangere. Ah! Dio! Era il protagonista. Cioè, cavolo, nella serie quella lì dell'80. Ma quella serie là non c'entrava nulla, era infedele al materiale originale. In serie nera? No, allora l'ho trovata la mascella. Che si avvicinava un po' di più. Ma di più il fatto era non si avvicinava per niente. Se tu parli di quella con lui era un supereroe che combatteva il male e finiva sempre tutto bene, quella è una cavolata. Non era un eroe che finiva benissimo. Jack, io sto parlando del Devilman, quello lì uscito nel periodo in cui uscirono film come serie come ad esempio Goldrake serie no, ma la prima versione non era fedele la prima versione. Infatti, ma la prima versione non c'entrava nulla con la trama originale. No, ma il fatto era che la prima versione, personalmente, essendo la ma è sempre la solita cosa, l'eroe che sconfigge il male. Jake, scusami, se il manga parla di un tizio che appena gli è stato donato il potere del diavolo e lo utilizza per fare del bene, perché nella serie questa qui Cry Baby scoppia a piangere ogni 2x3? Uno, due. Quello è esagerato, sono d'accordo anch'io che quello è Cry Baby. Perché piange? Cioè, perché in tutta la serie ti fai scannare a colpa quasi ad ammazzarti e poi con la nonchalance torni come se non ti avessero fatto niente. Miseria nera nella prima versione. La prima versione era l'epoca in cui tutti gli eroi non versavano una lacrima, erano senza sentimenti. Quello lì, il protagonista, quello lì stoccava le teste editore a mani nude. Praticamente ogni fa così, fa veramente così. Infatti fa ci svitava la testa. Aiuto, devo fare sta cosa. L'occhio, ok, ho subito trovato il punto debole stavolta. Sì, ma non è che cavolo, devo essere io a fare l'avanscoperta, fatemi combattere. Ciao Fabio! Ciao Fabio! Cavolo qua. Ciao Fabio! Costissima, costi nemici. Ma che roba! Abbiamo sconfitto anche questo. Cioè stiamo facendo il talent scout dei mostri. Compiamo l'occhio e vinciamo. Esatto. Belle come indicazioni, vai, colpiscilo finché non gli fai male, grazie. Grande consiglio che gli abbiamo dato. Picchialo. Ok, comunque, a me piaceva il personaggio, però ripeto, quella versione Netflix era fedele su alcune cose, non su altre, l'avevano modernizzata, chiaramente l'avevano modernizzata. Era molto più estrema come contenuti. C'è la scena della fontanella che non voglio descriverla, ma c'è lui che... Cioè, vabbè, non posso spiegarlo. È molto più estrema, mi pare un pochettino cosa. Porco cane! Quella in realtà che io considero la più estrema è quella lì della prima versione. No, la prima versione era per bambini.
La prima versione era 13 più. Tu forse ti riferisci ai Cioè, film. scusami, una serie in cui un bambino di praticamente 6 anni lo infilzano come se non fosse cosa con una freccia. No, E poi- non è quella la versione, infatti non è la prima versione quella. La prima versione poi- non aveva ste scene. No, era ultra censurata, non c'erano scene di violenza. Mi sa che non parli della prima versione te, per quello mi sembrava strano che tu glorificavi la prima versione, che la prima versione era una serie super eroistica dove il bene vinceva E sempre. poi un'altra cosa, Jack. In una di queste scene si vede anche la ragazza sua che dopo che gli fanno tutto, Lo so, praticamente mamma mia. la capoccia la usano come punta spini Lo so. su un coso Lo so, è traumatizzante questa scena, però era così nel manga, cioè. e lui purtroppo non può nemmeno cose perché lui dice io vi ho protetto e vi devo ancora proteggere, ma io avrei una voglia matta di uccidervi uno dopo l'altro. Vabbè, ma Capisci ragazzi, che stesso. comunque alla fine è una serie veramente triste, proprio una tristezza. Ma no, allora Jack Deve esserlo. deve esserlo perché praticamente lui deve essere quell'eroe che seppur fa del bene non avrà mai la possibilità di essere felice, anche se lui ti salva il mondo un centinaio di volte. Ci sarà sempre qualcuno che dice no, purtroppo tu essendo che sei Non è quel umano, tipo di non è personaggio più umano. non puoi essere felice, quindi ti togliamo tutto ciò che tu hai di più prezioso. Quindi- Infatti. Ma è leggendaria, per me veramente anche il significato. Poi io vorrei tanto leggermela. Se tu ce l'hai, sta Divina Commedia da passarmela, la leggo volentieri. Io purtroppo, come ti ho detto, ce l'ho in già al cofanetto e non so come L'hai comprata da utilizzarli. una fumetteria, fatto bene. すまない Però Un attimo, se siamo alla io- scena, Dio. Aspetta, scena con ま Rauma. たもフォルドラの処刑を求める市民たちが騒ぎを起こしてな。対応のため走り回っていたのだ。どうにか説得して解散はさせたが。やれやれ。貴様に愚痴を言っても始まらんな。話というのはだな。山岳地帯への進軍中にアレンバルドたちの部隊が拘束した二人の捕虜のことだ。当初はその軍曹から帝国兵と思われていたが、取り調べの過程で正体が判明した。ユユハセとローレンティス。そう、イルベルトに従って逃亡していたクリスタルブレイブの残党だ。 Dopo どうや commento. ら奴らはバイサルの町長 Dopo に Leo, dopo 真 Leonardo. 理を召喚の贄とするため、解放軍の闘士たちを虐殺するのに一役買ったらしい。そんな連中を貴様ならどう裁く？ Come punire questi uomini? L'esecuzione non è la risposta, esatto. Non ammazziamo nessuno. あれだけの裏切りを受けて Ma な solo degli animali, dice. 除名を求めると優しいな貴様は。 È partito Alpha Skate. ともかく貴様の気持ちはよく分かった。 Ti ringrazio per la tua onestà. いず Ah, la scena la vediamo dopo. Ragazzi, boss fight. È una domanda di Leonardo per te. Dio. Allora, io a pranzo mi sono fatto i popcorn, cioè mi sono mangiato i popcorn e poi le patatine fritte con salsa, burger sopra e cheddar, cose di cheddar sopra. Oh, ragazzi. Midgar Storm. Ah, che cacchio. Questo è il nostro brevetto. L'hanno reso malvagio. Simo, è la cosa bella che lo utilizzavo quando si fa con le fette di pane, quindi prendevo un po' di patatine e me le mangiavo così. Lo sai perché io non ho qualche messo. volta Io lo sai perché non ho messo il divieto di mettere foto di cibo nel mio gruppo, no? Perché io sono allergico a diversi cibi, anche solo sentire parlare sto male, perché è come se mi parlassi di uno che dice mi pingo sto veleno qua, sto No, veleno qua. ma c'è una cosa, Jack, io ho la cattiva abitudine di non masticare. Io direttamente, sai Homer Simpson quando si mangia la fetta di pizza che la rotola e se la mangia senza masticare? Io sono così. Io quando mangio cose invece di masticare la maggior parte delle cose metto in bocca e glutisco.
È così che si fa, è così che si fa. No, non è vero. Io direi da più profondo. Il bello che mio nonno c'è che il coltello mi fa mastica. No, non masticato, non hai masticato, non ho visto il deglutino senza masticare. Non fare lo stronzo. Ma più che altro perché ti fa abbastanza male masticare. No, anch'io a volte sono di fretta, dipende quanto di fretta ho. Io quando facevo le puntate serali, pensa, finivo alle 7 e alle 8 dovevo già essere pronto per la puntata, a volte anche prima. Come potevo mangiare bene? Capisci perché poi non ho più fatto? Non ce la facevo, stavo malissimo. A me è successo più occasioni. Bravo, patate fritte sono buone. Io le mangio solo la domenica. Come si chiama? Che quando facevo le live con i cavalieri c'avevo questa cosa qui. Che mangiavo prima per non arrivare tardi. Ma tu almeno mangiavi prima, io non posso perché facendo le live. No, ma parlando sinceramente con te c'è che no per male, ma non avrei dovuto già accettare dall'inizio il fatto di quando fuori diventare cavaliere. Lì sono cose private, meglio che non se ne parla da me. Oh boia, sono morto. Perché loro No, Lio, ti fermo subito, non voglio parlare di gente che non c'è, sai. È una cosa del mio canale, lo vale per tutti, solo per ok. Lo capisci, vero? No, sì, ma non è curiosità, ma quando è che tornerai con clan e tipi della notte? Tipi della notte c'era anche il buon Coin, ma Coin, sai, si è trasferito in Arabia, non penso che tornerà a breve. No, se serve, non vi dico cosa, ma se mai sai, dici ci serve un terzo. No, ma noi abbiamo già un terzo, il problema è che è in Arabia, è uno di noi. Ma noi l'errore nostro è stato che ci siamo espansi un po' troppo, perché ci hanno detto di sì, ci hanno chiesto di entrare, noi abbiamo detto di sì, è stata una brutta esperienza, non avremmo, anche Clanti potrebbe dire la stessa cosa, non avremmo mai dovuto espandere oltre a Coin sì. No, allora con me, Jack, se mai succederà, che qualche sera mi dici, davvero, vuoi... Ma adesso siamo fermi perché tanto nel momento non ci serve, lo usavamo come esperimento, era per provare dei giochi e vedere come andava. A volte facevo dei giochi magari sul mio canale non volevo portare, l'obiettivo era quello. Cavolo ragazzi. No, di più sai, a volte quando fu un paio di... No, quella era l'Elisir. L'Elisir ogni tanto facciamo ancora qualcosa, certamente. Nel caso, no, se così. Andate a dire, stasera esce una mia intervista sul canale di Clan. Stasera è sui sogni lucidi, quindi dovrebbe uscire verso le 7 di sera. Poi metto nel mio gruppo, perché è un argomento che mi piace, avrei voluto approfondirlo da me, poi qualcuno, non posso spiegare il motivo per cui non la posso portare, e credimi, è un argomento che avrei tanto voluto portare, tutto cuore però. Allora, se io fossi non so chi sia stato, ma una persona, se io fossi... Non è una persona, è una minaccia che ho ricevuto, non posso proprio parlarne, ok? In che senso? Cioè è stata una persona fisica? Non è nessuna persona, è successa una cosa che non posso spiegare, che non posso trattare questo argomento e non è la prima volta che mi succede questa cosa, è stato anche in passato e allora niente, diciamo che devo evitare e fidati, ho avuto molto fastidio. Cioè, allora, personalmente, non per male, ma personalmente mi pare molto strano. Cioè, se non è che... Volevo insegnare delle tecniche, capisci? Gente che è in suo settore, alcuni non si sono trovati non più svegli la mattina, fidati. Ultimamente. Ora inizi a capire. Ora ho capito. Ultimamente, guarda, dicono sempre che sono stati loro a farsi queste cose, guarda. Anche se questi qui hanno detto 1000 volte io non farei mai nulla del genere. C'è una cosa però. Se tu fai una cosa dove parli dei sogni e non... Scusami. E non, diciamo così, parli... Cioè, di questo non parli. Ma io come faccio a non raccontare come si fanno? Che faccio? È come quello che vi fa il piatto, come lo chef che vi fa un buon piatto, ma poi non mi dice come lo fa. Allora, io, ragazzi, non sono così. Allora. Tu potresti fare tranquillamente, che ne so,
E poi è strano perché YouTube un video come questo l'ha fatto. Ma vabbè, ma un video anche 2 o 3, ma puoi farlo. Il problema è che ti spiego proprio spiegare le tecniche, poi non è per il sogno lucido, fosse il sogno lucido, volevo andare oltre, volevo spiegare. Per i sogni, io pensavo per i sogni quelli normali, cioè che tu ti addormenti. Ma io sogni, io infatti voglio parlarne di sogni, assolutamente lo farò, assolutamente lo farò. Io ad esempio, allora se tu vuoi qualche volta quando parlerai di questa cosa qua dei sogni, ma quella era l'intervista a me, io sono andato là sul canale, l'intervista l'ho fatta 3 mesi fa. Se tu in futuro dici cavolo, oggi voglio fare che adesso una live o un video dove parlo dei sogni, ma parlo dei sogni non quelli lucidi, sogni quelli normali. Vabbè, ma io voglio parlare anche dei sogni normali, voglio partire con i sogni normali, cavolo. Io voglio solo spiegare, quello che il mio obiettivo è spiegare perché i sogni sono così importanti. Tutti pensano che sia solamente una fase ricreativa, ma anche la psicologia dice che i sogni sono una parte per capire noi stessi, sono fondamentali. In realtà i sogni sono diciamo così delle emozioni, esatto, che tu provi, che tu hai provato. Salute, sì. Sono dei sogni che, cioè, sono delle emozioni che tu hai provato cioè, per tutta la giornata. No, a volte anche delle cose che ti porti dietro da anni, ma che c'è di tutto, l'intero tuo vissuto c'è di mezzo, c'è l'intero tuo vissuto. È per quello che è così affascinante, perché è vero, una volta si diceva che i sogni coprivano l'arco di 7 giorni, ma in realtà oggi si scopre che possono, io l'ho sempre saputo, possono impiegare l'intera tua vita. L'arco non riesce a sognare niente. Comunque, guarda, della storia diciamo che, essendo che con certe tecniche tu puoi entrare in contatto con cose che vanno fuori dal tuo soggettivo, ovviamente non è scientificamente provata sta cosa, ma sono praticamente sono le cosiddette cose extracorporee, se possiamo dire così. Io infatti faccio quelle lì, e allora qualcosa mi ha detto: guarda, tu sei ok, ma non dirlo, tu sei ok, te va bene, ma tu non dirlo, non parlarne, non spiegarlo. L'ho già fatto troppe volte, ho aiutato un sacco di gente a uscire, guarda, in inglese, su altre piattaforme, ho già spiegato un sacco di volte come si fanno certe cose, e allora tante persone sono riuscite a farlo. Si vede che qualcosa, insomma, qualcuno ha fatto qualche casino di troppo, ha messo il naso dove non doveva metterci il naso, e allora, finita lì. Non bisogna, ce n'è di gente stupida veramente che si va, ce n'è di gente. Com'è che si dice in alcune occasioni? Non bisogna scherzare con determinate figure, cioè se tu hai la possibilità di fare sta cosa e hai la possibilità solo di fare quella cosa, per il momento fai solo quella, non esagerare. Ma io voglio dire, io ho sempre avuto un grande rispetto quando faccio queste cose. Voglio dire, non è, cioè, tanto per dire, l'idea è che se tu vai a pensare tanto proprio della mia mente, io faccio quel cavolo che mi pare, quello può valere per un sogno lucido, può andare bene, fai un sogno lucido, sai che quel personaggio in mezzo alla tua mente ci fai quello che vuoi, ma c'è gente che lo fa con delle tecniche che assolutamente si connettono ad altre cose, possono urtare le altre cose, possono anche fargli dei danni, capisci che non va fatto, diranno non è vero, è impossibile, però chi le sperimenta queste cose sa, a un certo punto senti anche moralmente il dovere di farlo, ma ci sono alcuni che la morale non ce l'hanno e fanno quel cavolo che gli pare, e allora lì dici, vabbè, io insegno, ma poi se voi lo usate male e non posso mica fermarvi io, non sono capace. Jack, è come se tu per caso ti insegnano a guidare un camion. Cioè, io ti ho insegnato a guidare il camion, ma se poi a te ti viene la pazzia di mettere sotto un sacco di persone solo perché una di loro ha dato male le cose, non è colpa mia. Infatti non è colpa tua che sei l'istruttore di guida, ma assolutamente, ci mancherebbe altro. E questa cosa è, diciamo, è esatto come prendere una patente. Alla fine, è come prendere una patente, hai detto giusto. Esempio,
E boh, quando ci sono quelli... Ma perché queste cose una volta erano tenute nascoste per millenni, dai tempi delle... se tu leggi il Bhagavad Gita, che è quel libro sacro degli induisti, perché erano tenute segregate queste cose? Non perché siano difficili, perché sono facilissime da fare, facilissime. Ma oggi basta mettersi una sveglia e fare una piccola cosa e lo fai. Ma lo facevano perché la gente le usava male, perché la gente era vittima dei propri impulsi e sfruttava queste cose, come dire, per i propri interessi. Ma tu non te ne sei accorto di niente. Ho visto che ha spruzzato della roba quel polaccio l'ha cagato. No, sì, ma poi comunque anche quando tu senti comunque quelli che dicono quel ragazzino si comporta così a causa dei videogiochi, no? Mi dà fastidio quel Perché discorso, non è perché il ragazzino sta ai videogiochi allora si insegna a cosa. Se il ragazzino, se i genitori il ragazzino, piuttosto che aver paura di storcarlo di mazzate, fai imparare un po' di educazione. Infatti molto spesso quelli che fanno i più grandi danni sono i famosi figli di papà. Ciao Andre! Andre, ti devo far vedere una cosa, Andre. Finita la sequenza. Andre, ho un regalino, ho una sorpresa per te, Andre. Una cosa che è uscita oggi, sono usciti i giochi del Plus e ti faccio vedere, ne parlavo prima con Lio. Appena finisce la sequenza con il nostro Chocobo e Sid, il barbuto, ti faccio vedere qual è il gioco principale, il main event di questo mese, che ironicamente non è Red Dead Redemption 2, è quello secondo me. Tutto ok, Andre, tutto ok. Andre, sono contento, guarda. Andre, hai visto Jekyll e Max con i muscoli? Guarda che roba, non l'avevi mai visto sto muscolo. Lui dirà, ma io ne avrò il doppio. Comunque, io per uno che era veramente zero, adesso vedi questo segnetto qua, è il segno che mi sto allenando tutti i giorni, mi alleno. Quindi... No, ma poi a Jekyll, ma anche il fatto, un'altra cosa che mi viene in mente. Andre, dimmi. Ad esempio il fatto quando tu vedi praticamente, cioè, possibilità per giovani creatori di videogiochi di fare queste cose, e ti vedi i cosiddetti boomer che dicono: ah no, io non accetto questo lavoro. Ma tu lo sai che alcuni che poi magari hanno fatto delle cose brutte, poi vanno a dire questo qui aveva un gioco indie, aveva creato un gioco indie. Un sacco di volte capita che sono creatori di videogiochi. E ovviamente io ti vorrei dire una cosa. Ora non so se si può dire, e ti dico solamente il nome della scuola. No, lo so già di Doom. Ma no, quella lì è un'altra cosa. Quelli erano dei mod, è facilissimo fare una WAD di Doom. Questo qua è che un professore che ha fatto una cosa brutta, praticamente questo qua aveva creato uno strategico molto molto complicato su Steam. L'hanno ovviamente bombardato di critiche. Ho sbagliato. Questo qua, guarda Andre, Star Wars Outlaw, io non so quanti mesi resisterà, però ragazzi mi buttano addosso quel gioco di cui abbiamo parlato tante volte, Andre, e io vorrei farlo in party con te, però sto gioco sarebbe non da solo, un'avventura nello spazio, Andre. Vorrei farlo in party con te, anche se poi non devi condividere tu lo schermo, lo posso condividere io. Mi piacerebbe davvero. Rumor su trailer 13, anche per me arriva a giugno il trailer 3. Ciao, com'è che si chiamava sto gioco qui che... Non lo so, guarda, è un indie sconosciutissimo. Cioè, insomma, un po' di giochi, ma quello lì era il principale, ovviamente mi interessa questo qua. Time Crisis è il vecchio caro Broken Sword, sempre il solito, il segreto dei Templari, sempre quello. Hanno fatto la remaster. Vedi, l'abbiamo evocato, è arrivato. Esatto. Allora, devo andare a Ralgreach, lo pronuncio io ogni volta, Ralgreach, vabbè. Se potete sentire tuonare, spero di sbagliarlo. Domani ci sarà tempo brutto, ragazzi, non mi piace come cosa. Allora, ad esempio un altro che mi viene in mente, però vabbè, a parte alcuni anche creati da italiani, ma si vede che quello è proprio fatto così per fare i giochi scemo, ma ce n'è uno in particolare, si chiama Hatred, quel gioco lì. Ma non è italiano sto gioco? No, non è italiano. Io lo odio quel gioco. Lo odio veramente sto tanto. Gioco talmente lo hanno coso sto gioco, cioè è
credimi, io non sono un moralista, io non sono un moralista che però allora il il gioco due sono delle cose, o chi l'ha creato era completamente folle, o quello che l'ha creato era un boomer. Perché tu non mi puoi creare un gioco avrà avuto 20 anni, 22, 5 anni. Il 007 non ispira, siamo in due, Andre. Cavolo, sto 007 buonista che non rispecchia quello originale non mi piace per niente. Negli anni 60 007 Gentleman, ma cioè non è proprio lui, guarda. Sean Connery era tutta un'altra cosa. Aveva il suo modo di fare, era irriverente. Gli trema la mano a Sid. Sì, prima quando stava scrivendo il coso ci tremava la mano. Non è un bel segnale, è una mano che trema. Ciao Andy, grazie mille. È il come si chiama? Come dico sempre io, c'è che è l'Alzheimer. Praticamente quando trema l'Alzheimer. Tecnicamente non è l'Alzheimer, è il Parkinson. No, io dico al contrario, dico l'Alzheimer è quando ti no, ma non confondiamoli, che è sbagliata la cosa. E Parkinson è quando ti dimentichi le cose. Ma no, è il contrario, non confondiamo la gente, che altrimenti io ogni volta la dico così, c'è mia mamma. Ma adesso impara a dirlo giusto, così non diciamo una cosa che può essere offensiva. C'è mia madre che si piscia dalle risate ogni volta. Non fa ridere. Hai pensato se fare la live per Cyberfest? Che giorno era, Andre? Che giorno era? Il 21 giugno, mi sembra. Mi sembra che sia giugno, comunque. No, vedo in quel periodo lì. A proposito, martedì ho il Twitch Anniversary. Martedì ce l'ho davvero. Raga, preparatevi che se martedì riusciamo a convincere Jack ci facciamo una partita a Gartic Phone. Gartic Phone sì, ma insieme a un gioco però. 5 giugno, guarda. Ci facciamo sbiancare i capelli. Quel periodo sono sicuramente attivo, vorrei vedere Summerfest. Dipende dall'orario, come sempre, dipende anche dall'orario, perché io la sera mi alleno, guarda, mi alleno solo la sera che non riesco mai di giorno. No, Summerfest, PS5. No, non c'è. 5 giugno. Chissà che ora. Vabbè, lo vediamo quando ci sarà l'orario. Aspetta a rispondere. Mi sono accorto adesso, ma questo c'è gli occhiali rotti. Va bene. Sid. Sì. No, Marbles no, Leonardo, Marbles proprio. Ma è un gioco che nel 2026 è come non esistesse più, o hai 100 spettatori, Marble. Quello lì delle cose. È carino, anni fa, 5-6 anni fa era carino, oggi un po'. Cioè, è sempre uguale. Io ne ho uno, Jack, che l'ho pure portato in live, in gameplay sto gioco. Aspetta lì, io che volevo rispondere ad Andre. Ti dicevo, devo valutare sul momento in base anche all'orario in cui lo fanno, perché non so, lo fanno alle 11 di sera, lo fanno dopo. Io diciamo di solito la sera, tutte le sere mi alleno, so che non sembra ancora, ma vi assicuro, sto lavorando duramente. Faccio un giorno, faccio muscoli, cioè faccio pesi, faccio pesi e il giorno dopo faccio aerobica. Alterno le cose, così riesco sempre ogni settimana a fare 3 allenamenti muscolari e 3 allenamenti di aerobica e poi un giorno riposo. Talmente la potenza di Jack. Non ho ancora risultati visibili al momento. Vediamo, Andre, vediamo. Ogni volta che fa piegamenti distrugge un paio di pantaloni. No, guarda, non ho ancora strappato nulla stranamente con queste cose. Ma perché al massimo mi vanno giù, vado a chiappe di fuori, non è che sia un bello spettacolo, nel senso, cioè quando mi piego. Vado giù veramente. Infatti devo creare dei bei glutei duri che bloccano tutto, tipo. Hai presente quelle ballerine, no, quelle cantanti pop, tipo quella che fa Maya Anaconda. Allora penso che devo averlo così, devo avere quei sederoni proprio tutto muscolo veramente. Dico, siccome si fa alle 11 di sera, sicuramente non riuscirò a esserci. Gli orari di questi eventi, a volte anche a mezzanotte, lo so, è sempre una rottura, Andre, ma d'altronde sono gli orari americani, io lo so perché il basket inizia a volte all'1, a volte alle 2, me lo devo recuperare il giorno dopo. A proposito, Andre, porco cane, tu che eri tifoso, lo sarai ancora forse, tifoso degli Spurs, ma che squadra che c'ha quest'anno, ragazzi, ma quest'anno non lo vince, ma il prossimo anno potrebbe vincerlo, quest'anno comunque se la gioca, ma se Wembayama è una roba divina, ma non è solo lui.
ragazzi, una squadra bellissima. Guarda, hanno già detto che sta facendo il record Wembayama, che ha fatto Tim Duncan, solo che lui fa subito inizio carriera, cioè sta già superando Tim Duncan, cioè per dire. Io invece voglio vedere il prossimo anno se quello che hanno detto sarà vero, e voglio vedere quale cavolo sarà il videogioco che metteranno alle Olimpiadi. Cioè scusami, che cavolo di gioco delle Olimpiadi? Io ne ho giocati tanti giochi. Molto piacere. No, ma veramente è bellissima squadra. Io penso che Oklahoma sia al top. Ha fatto 2 sweep di fila, Sweep ai quarti, sweep in semifinale. Oklahoma sta distruggendo ogni singola cosa per brutalizzare il povero LeBron James. Devi proprio essere un mostro. Shai è veramente un mostro, veramente. Io penso che sia un passaggio di... Si è proprio visto il passaggio, e tu vedi LeBron James, la vecchia generazione, 41 anni, che viene asfaltato dal gioco di Shai. Non è prima stavo dicendo, si sta parlando ora per le prossime Olimpiadi, si sta parlando di voler inserire il gaming, ovvero gli sport nelle Olimpiadi. Ma hanno già le loro eventi che fanno un sacco di spettatori. Ora, io per curiosità, solo per curiosità mia, Westbrook c'è, ma non più a Oklahoma, mi sa. Guarda, per curiosità, Sacramento Kings, sono andato a cercare, no, è Sacramento Kings. Dico, che cavolo di gioco ci vanno a mettere? Cioè, o al massimo fanno una cosa che fanno partecipare i partecipanti, diciamo così, a giochi come quelli del Wii, e allora lì ci sta. Ma magari, ragazzi, Mario Kart alle Olimpiadi, ragazzi, ma te lo vedo? Però scusami, io ti chiedo scusa, c'è una scena. È Pipino comunque per la cronaca, il figlio di Rauban. Ma Westbrook, ma l'ho visto le finali contro il Miami Heat, quando vinse ovviamente Miami. Westbrook era pazzesco. Peccato che non... Era l'epoca migliore secondo me quella lì, guarda, 2013-2012, poi quando c'erano anche i Chicago Bulls di Derrick Rose, mamma mia che spettacolo. Mamma mia che spettacolo, peccato poi si è infortunato. Ma sta scena l'ho già vista, devo saltarla perché ci ha interrotto la scena. Allora andiamo avanti. Ok, così possiamo parlare di... Scusami se ti ho interrotto ancora una volta, ma... No, io dico, voglio se solo vogliono finire queste fare una cosa simile, diciamo così, una cosa simile a e-sport, cioè che vi fanno giocare con i giochi della Wii, per me problemi non ce ne sono, però comunque dici, per renderlo più proprio sportivo gli andrei a mettere una sorta di tuta come quella che si vede in Ready Player One. Ma a me non piacciono queste tute, però si dicono che sono utili. Era veramente pazzesco, in un periodo quell'anno faceva i dati della testa LeBron James, che oggi gioca ancora bene, anche se ha 41 anni gioca ancora bene. L'unica cosa è che oggi i mostri, uno è a San Antonio, che è Wembayama, ed è un mostro perché ha già fatto record, ha eguagliato Olajuwon e altri, Robinson, insomma ha già fatto robe assurde, quei blocchi, lui è uno che blocca tantissimo. E ovviamente c'è Shai è una roba assurda, ti fa sempre... ha fatto tipo per 120 partite di fila, ha fatto 25 punti a partita, ma una roba che non si era mai vista. Cioè c'è LeBron James che si sta facendo rubare i record, lui che è l'uomo dei record, guarda, io non so che cavolo. L'unica cosa che mi viene in mente c'è che potrebbe essere qualcosa, sai... ma guardati Wembanyama, tanto è San Antonio Spurs, secondo me il prossimo anno si giocano il titolo. Quest'anno arriveranno in finale, ma non basta, è la finale West, ma perderanno contro Oklahoma è divina. Se poi mi sbaglio, San Antonio va in finale, se mi sbaglio. Ma, ripeto, che c'è una differenza, ragazzi, vedere... L'unica cosa è che... Leonardo, bene, ma non ho ancora finito. Abbiamo le donne serpenti, la clan delle donne serpenti qua. Ecco qua. So che io... quello che mi viene in mente, sai cosa potrebbe anche essere, però deve essere il 6,5, che potrebbe essere uno di quei... Sai
Non so se tu ci hai mai giocato quelli lì in cui devi indovinare i tasti, là, devi premere i tasti nella maniera più velocemente possibile. Tipo Guitar Hero? No, non proprio come Guitar Hero, di più come... non so se tu ricordi, c'era, mi sembra, Buzz o giochi simili che avevano quella cosa... quella pulsantiera che era gialla, verde, rossa e blu, mi sembra. No, non so presente, guarda. Io non so, però spero che sia quello, perché se tu mi vai a mettere un gioco di corse e poi quelli nemmeno gli fai indossare una cavolo di giacca per oh boia, scusatemi ragazzi. Che era lo smicio che ti chiamano? Gattine, sempre lei. Mi sa che qui abbiamo un duty, abbiamo una roba, mi sa che c'è da combattere adesso, perché non è una roba come le altre queste. L'ultima missione del DLC, cioè della patch, non del DLC. Farvate capire l'ultima andata che ho seguito. Anteno Compo, Urca, è ancora lì, ma lui è fortissimo. Ma infatti è ancora oggi una leggenda, Mamma mia quel giocatore, non riesco mai a pronunciarlo però. Ma oggi devo dire la qualità è incredibile e sono partite velocissime, poi di solito fanno anche 120 punti a partita oggi. Ma perché sono tutti bravi a tirare da 3, io nei tempi passati i tiri da 3 non entravano così tanto come oggi. Oggi veramente ogni volta tiri da 3 vanno dentro, sono proprio delle robe pazzesche. È Raffa, non Raffaele. Raffaele, un nome, una garanzia, un essere gran signore con il calcio come stile di vita. Ma ero proprio dimenticato sto sound. Sì, Milwaukee, vabbè, siamo lì, dai, si capisce, i Bucks comunque. Bucks. Ok, siamo lì. E dovrebbe stare ancora lì, sì. Sta ancora lì. E quest'anno sono andati un po' così. Ma alcune sono leggende, tipo Tim Curry sta ancora a Golden State, Tim Curry. Hello? Cioè, Tim Curry, sì, Stephen Curry, Tim Curry è l'attore. Diciamo, sta ancora a Golden State, tu vedi che è la leggenda di Golden State e lui è rimasto a Golden State. Invece LeBron è nei Lakers. Allora, Jack, di quello che leggo, nel 2024 avevano accettato... Chi? il comitato sportivo delle Olimpiadi nel 2024. Il 30 ottobre 2025 però hanno interrotto consensualmente la collaborazione a causa di divergenze sulla direzione dell'evento e sull'incompatibilità di alcune. Ma io non voglio vedere League of Legends comunque alle Olimpiadi, sappido. Il futuro dell'evento, quello FIFA. Boia, quello cosa c'è di diverso dai soliti eventi che fanno già. Ha dichiarato l'intenzione di organizzare i giochi olimpici degli sport in autonomia attraverso un nuovo modello organizzativo con l'obiettivo di mettersi in scena il prima possibile. I criteri di selezione dei i videogiochi ammessi devono rispettare rigorosamente i valori olimpici. Sono storicamente privilegiate le simulazioni virtuali di sport reali, come il ciclismo su Switch, cioè qua si sono sbagliato anche a scrivere Switch e la rimancia loro hanno scritto male Switch, e a piare a fischio, o il canottaggio virtuale, o titoli competitivi non violenti. Io ti chiedo scusa, c'è Lise che ci sta parlando. Spara tutto in prima persona. Io, scena, sei tu che devi farti stare zitti a noi. それにアナンダ族やキキルン族、キラバニアに生きるすべての同胞の代表者たちが集っている。これからのアラミ語のあり方を決めるために。E lei team sta roba, sono tutti di razze diverse. Ho visto che c'è una mantegana come personaggio. みんなは最初に何を見た？ Abbiamo unito i popoli. Com'è contenta sta gatta? Per me un trono vuoto. Mi ha morsicato. Antagonisti. Avevano il Dream Team quell'anno. Ti rispondo in chat se la gatta mi lascia.
誰かを座らせたいと望む者はなら皆ここに座りましょう。車座になって tre gigantesse in 私たち cosa? は皆対等な隣人であり、そして友人なのだから。I Pistons veramente, se devi andare a giocare a Detroit devi saperti menare, perché guarda, giocano di una sporcizia. Diamond, Stefano, dia Massimo, che oggi non ce la faccio entrare in vocale, sono in palestra. Grande, fa bene a fare palestra, fa bene. Vede il fisico di Scott Steiner. Giocano sporco e dicono sì, certo, giocano in mezzo alla monnezza quelli là dei non in quel senso, deluso Atlanta, vabbè, ma Atlanta ha fatto già bene quest'anno. No, ma invece parlando di sempre di basket, ma tu l'hai visto il team in cui sta giocando The Miz che da 100 Golden State non ho mai tifato Golden State io, infatti non riesco a tifare Golden State che da 100 dico Jack, tu non so se hai visto, non so se è stato per come che si dice, chi è caduto? È entrato come Tino in realtà, ciao come Tino. No, era andato come Tino, ha fatto entrare il botto. Dico, non so se forse per sono 4 minuti che sono qui a sentirvi che continuate a chiacchierare, sono 4 minuti che sono qui. Puoi anche dire un ciao, non è che ti dico Jack, non so se era per volevo vedere se ve ne accorgete. No. Shanti che urca in Yananta a Ghirabania, cosa vuole? Dico, voi no, è diventata malvagia. Oh, voi tutti loderete la dea Lakshmi, no? Ma no! Era troppo bello per essere vero. Ha evocato Lakshmi di nuovo. No, mi dispiace, la faccio! Oh ragazzi, era troppo bello per essere vero, veramente. Ce la stavamo godendo. E lei ha evocato la dea. Oh, comunque, come ti stavo dicendo, non so se è stato per qualche evento di beneficenza così, ma ho visto che c'è stata una partita di basket in cui ha partecipato anche The Miz. E negli ultimi, proprio all'ultimo secondo The Miz fa un tiro da centrocampo, fa canestro, si vedono i suoi compagni di squadra che vanno a festeggiarlo. Partono anche i due, come si chiama, i due, quelli che stavano commentando la partita. Per poco non lo stavano buttando a terra dalla felicità. Dalla felicità, sì. Vabbè, ma vedi che c'era già una traditrice fra noi, ma da te c'è sempre una traditrice di mezzo. Dico, ci mancava solamente che in quel momento ci fosse cosa, come si chiama? Ci fosse Danhausen, ma magari Danhausen che gioca a basket, il fisico durante la partita fa il corso. Aspetta, sto giocando con quel personaggio che ho combattuto per tutta l'espansione. Adesso mi protegge lui, fa da scudo. No, che figata. Devo affrontare Lakshmi. Spero che sia adesso, guarda. Oh, quanti ce ne sono. Ma non me l'aveva detto il gioco che c'era una battaglia. E guarda, si sono trasformate. Aia, come dici. E niente, hai visto il regalo per decenario Uncharted? No, cos'è il regalo? Cos'è il regalo? Degli avatar per l'anniversario. E come si fa a sbloccarli? Io avevo fatto la cosa per quelli Resident Evil, non li ho mai ricevuti. Nemmeno io. Ma che cavolo, anche Kevin non li ha ricevuti. Ciao Xinkai, siamo arrivati in una battaglia epica. Affrontiamo la dea Lakshmi. Mahalakshmi, come la chiamano gli induisti. Jack che non riuscirà mai a dire bene sto nome. No, vabbè, è difficile dire Lakshmi. No, non è così sbagliato. Xinkai, guarda qual è il messaggio in evidenza di oggi. È il messaggio di Gigio. Baba, sono contento che sei tornato, che devi difendere la posizione, guarda, non farti superare. Vabbè, Liz che fa le capriole, lei ormai è una danzatrice. Andiamo a combattere, ho poco tempo, faccio giusto in tempo per questa battaglia, se me la fa fare. Chi morirà con il mio acciaio, dice lui. Dove? Ah! Aspetta!
Perché non riesco a leggere il tuo messaggio? Mannaggia, me lo sta censurando il coso. Ok. Lo devo inserire sulla play? Sì. Aspetta che... Lo scrivo lì o perché devo mandarlo a qualcuno sto messaggio? Aspettate, lo mando sì, lo mando sì. Perché se lo posso sbloccare anch'io. Ok, l'ho mandato a te. Poi lo devo leggere, lo faccio dopo la... No, aspetta. Però mi piacerebbe farlo una volta dopo. Lo facciamo adesso. Facciamo adesso la battaglia, ragazzi. Che dite, ci proviamo? Abbiamo qualche minuto. Per me ce la possiamo fare. Lakshmi la conosco se non è cambiata la battaglia. Vediamo di non farci spazzare via. Devo recuperare le... Eccola! Stavolta però sono da solo, che prima eravamo in 8 contro di lei, è una piccola differenza. Da solo no, stingai tranquilla, stavolta non so io quello che mette dentro all'armadio, è stato come Timo di... No, è bravo. Etere, ci vuole l'etere, più etere. Hai finito? O ti devo prendere subito a sverde? Ma devo colpirlo l'etere. Ah sì. Ma è come dire, è stata Xingai a chiedermelo, quindi... È vero. E io... sempre tu che non vedo. C'entri sempre tu. No, sì. È colpa tua quando non è colpa tua. Allora, Xingai mi ha scritto questo, come dire, mi ha scritto: ciao Leo, finalmente ti risento un vocale da Jack. Pensavo di te che sei dimenticato di tirarti fuori dall'armadio. No, ho fallito! Ragazzi, ho già fallito, porco cane. Ma chi è sta roba? L'armadio non fa effetto, al massimo la cantina. No, qualche volta gli armadi di Jack... Sinkai, domani voglio proprio vedere la campagna di Chris. Un mio amico mi ha detto, ma è Call of Duty, vediamo se è vero. Cavolo, ho detto, ma è diventato Call of Duty. C'è Call of Duty su Resident Evil, mancava solo quello. Non so se sia vera sta cosa. Così mi ha detto. Come non mi fa morire, beh. Perché è bello Brillo lui, quindi. Brillo perché è brillante. Battacci, va là. Beh dai, brillante è un complimento, Brillo un po' meno. Brillo un po' meno. C'è, allora... tutto male! Così, però il combo grande si chiama, non so se qualcuno di voi, quelli un poco più grandi, io ce ne ho 30, ma penso qualcuno più grande di me se lo ricorda. Che cosa? Si chiama... questo programma in televisione si chiamava Ultimo Minuto. Si chiama Ultimo Minuto sto programma e praticamente quello che realizzava praticamente le trame per far vedere ce n'è uno di un vecchietto del questo qui dopo che si era preso le pillole, si era bevuto un cicchetto, questo a un certo punto sbaglia strada e finisce che devo fare deflex della ferrovia con l'Africar, bellissimo. Ragazzi, ma scusatemi, non so se perché mi sto distraendo io, ma sto facendo schifo in questa battaglia, sto andando malissimo. Non riesco a buttare giù. Che ha detto prima Jack, il monitor Jack, questo non capisco perché è così difficile. Dico, quello che aveva detto prima Jack sul fatto dell'essere primo mi ha fatto venire in mente sto vecchioretto che era talmente embriaco e pieno di medicine per una cosa sua, che talmente che proprio stava calando la sonnolenza. Ma devo usare deflect, ecco perché non ce la facevo, non dovevo farlo io, devo usare stabilità qua. E infatti dicevo, ma non ce la faccio a distruggere tutte, adesso sì che riesco. Vabbè, ma guarda quante sono. Le sfere del drago. Qua se voglio la reaction di quello sceglieresti te da quel codice. Lo faccio subito dopo la battaglia. Tanto siamo alla fine della patch. Volevo solo fare sta battaglia. Poi Simo, un'altra che mi viene in mente è quella del non parlate di programmi televisivi però, per favore. Te lo chiedo per favore. Sto combattendo una battaglia devastante lì, per quel motivo lì. Se mentre parlami di TV, io, che è una delle cose che mi piace di meno sentire parlare. A meno che non mi parli di Lost. Mi parli di Lost. Oh, Lost, bellissimo, quello sì, però. Ah, ma poi quella puntata di Cold Case te la sei vista? Ma perché me l'hai mandata te? Dico, quella lì che ti ho mandato. No, me l'hai mandata, ma dove me l'hai mandata? Me l'hai mandata tu? Cerca su cosa? Quella su Telegram. Ma che cacchio, me l'hai mandata in privato? Bene, Said, io ho detto, ho detto quella di Cold Case. Ma non l'hai mandata? La puntata del wrestling. Non l'avevo ancora vista perché pensavo che non me l'avessi mandata. Ma te l'ho mandata. Vabbè, ma sarò stato impegnato quel giorno, sono stato impegnato la sera,
perché so che il fumetto tu non lo leggi, quindi fumetto prima che aspetto che mi mandi scritto quello che pensi tu del fumetto, ne passa un anno. Ma quindi mi sembra che te l'hai riguardato, forse non mi ricordo. Va bene, ma quindi ho una sola scelta con quel codice? Pensavo che li scaricasse tutti. Magari. Ah, uno solo. Non ne fanno più cose del genere. Vabbè, ragazzi, io penso che sia ovvio se c'è Nathan Drake. Devi fermarmi un attimo, che c'ho la cardio suspense. Elena no. Oh, Elena no. Non sono un fan di Elena. Fin dall'alba dei tempi, nel senso. Non sono fan di quasi nessuno. Amo Sally. L'alba delle patate. Amo Sally. Ma dove è andata? Bella la musica di battaglia. Grazie Leonardo. Jack che gira attorno manco se fosse un coniglio all'interno della gabbia. Non la becco, non me la fa combattere. Devo fare deflect. Non devo fare. Sì, loro stanno scappando, ma io non posso scappare. Stiamo vicini e combattiamo insieme. Vai, evocate. Sali numero 1, quindi tu scegli i salli e io devo vederli tanto. Ma perché un solo te ne fa scaricare? Uno solo. Lo scarico subito dopo la battaglia, tanto. No, cavolo, sono scappato. Oh boia, devo combattere. Era troppo bello se finivo al 77%. Ce l'abbiamo già sconfitta lei, ma è tornata. L'hanno evocata. Sarà pure una dea, ma cavolo, si fa soffrire. Siamo con Fordolina. Fordolina bella. Poi personalmente meglio di Lost c'è che c'è solamente cosa? Ci sono solamente i Spice e Fringe. Fringe è tanto bello. Fringe aveva superato Lost, secondo me. Fringe sì. Allora, Fringe l'ha superato Lost. Sai perché apprezzo di più serie come Spice o Fringe? Ma è ovvio, Fringe aveva gli stessi creatori in comune. Non ho detto Sally come scelta, il mio protagonista. Aspetta, c'è un QTE. Ma perché c'è il come si chiama? Lost. Lost è bellissimo. Sì, ma è troppo lungo. Ma che se ne frega, beh. Ma perché Fringe non ha tipo una stagione in meno di Lost, tipo. Sì, ma Fringe ha meno si butta su quel personaggio. Cioè, vabbè, è tutto su Olivia Fringe, lo so. Lo so, ma te l'ho detto Andre il motivo, se te lo mettevi in inglese ti durava all'infinito l'interpretazione. A parte che non ha la migliore intro, però già la prima puntata mi era piaciuta, l'ho rivisto di recente. Secondo me cala un po' la terza, quarta, ma poi quando arriva il primo osservatore veramente, mamma mia, che personaggio. Cioè diventa un misto con X-Files. Sembra veramente poi degli alieni. Allora c'è un punto di Fringe, se non mi ricordo male, in cui c'è una mini citazione allo Slenderman. Vabbè, certo che c'è. Perché mi ha quasi battuta la dea. Però personalmente non è per male. Leonardo, io sono in battaglia, non è che posso staccare adesso, scusami Leonardo. Ringrazio per l'informazione, l'ora esatta, però non posso andarmene in posto. Dico, io adoro di più. Lost per le emozioni forse supera perfino Fringe, perché Lost è proprio emozionante. Però Fringe, porco cane, ha delle scene che veramente se non piangi non sei un essere umano. O se non ti come dire, non ti commuove. Ci siamo salvati, l'abbiamo sconfitta, non si molla. Avevi detto che avevi fatto l'intervista con Clark? Esce fra... Mi è arrivata proprio adesso la notifica. Voci senza confine ha caricato 2 punti, sogni lucidi e viaggi assai. Esatto. 8 i confini della mente, ecco. L'ho registrata 3 mesi fa. Lost per me rimane inarrivabile, eterno. Ma guarda che Fringe siamo lì, Fringe, gli autori sono più o meno gli stessi. Però J.J. Abrams. C'è una cosa. E c'è Harley. Personalmente io... Aspetta, scena lì. Brucia. Io, sei in scena. Sei tu che devi dire agli altri di stare zitti, non io. Sei tu che fai zitti gli altri. Sì.
Così. And you. Fordola. Vabbè, il passato di Fordola ce lo saltiamo perché sempre vedere lei che... Sono stufo di vedere Fordola. Va bene, vabbè, ci fermiamo un attimino. Vado subito a vedere sta cosa. Che quando tu chiami il nome di questa Fordola. Fordola, mi fa venire in mente il verso che fa il personaggio femminile in Age of Empire 2. Quando tu lo selezioni si sente sempre questo che dice Fordola e parte. È vero! È vero! Cosa mi hai ricordato? Ogni volta che cosa dico, ma questo ancora ci dai gioco e non se ne accorge. È verissima sta cosa! È verissima. Comunque, per rispondere un attimo a Andre, sì, però personalmente, a parte Fringe era un capolavoro per me. Oh mio Dio, cosa sono? Oh, ma c'è il mio Ganesha! C'è il mio Ganesha! Ganesha, io adoro Ganesha, ragazzi. Quale devo scegliere? Quello che, cosa, come si chiama? X-Files aveva la cosa che seppur era vecchio, cioè per i tempi, ha ancora molti argomenti attuali. Cioè, ad esempio, il fatto degli alieni, col fatto anche quale serie nell'1 ci sta? Wololo, è vero? Wololo è il mio preferito. Wololo, è bellissimo Wololo. Ma dov'è che si fa a cambiare l'immagine profilo? Adesso li ho riscattati, come faccio a metterli? Avatar. Dovresti andare dove c'è la Avatar. cosa. Eccoli. Profilo. C'è Ganesha, c'è il mio Ganesha. Ma io non voglio togliere Claude, però c'è Ganesha. Io adoro Ganesha, ragazzi. Io se fossi in te, Jack, cliccherei su Ganesha. Infatti Disgraito! C'ha coso, c'è come si chiama? C'ha Sweet Tooth e nemmeno se lo mette. Chi? Sweet Tooth. Ma perché devo mettere Sweet Tooth? Io sono fan di Claude. Il pagliaccio di c'è anche Gandalf. C'è anche Gandalf. Ma perché devo mettere Sweet Tooth? Gandalf. Quello uno non è Gandalf. Non è Gandalf questo. Non è Gandalf. No! Simo, che è successo? Sempre uno starnuto lì. Salute. La moneta di Questo è coso. Sì, me l'avevi detta la cosa. Beh, sicuramente non è il mio capitolo preferito, quello della. Questo è Jack, quello è Anorak. Torna un attimo indietro. Non posso tornarla. Devo chiudere la live. E Anorak l'onnisciente di Ready Player One. Non è coso. Ma che cacchio? No, tecnicamente svengono da Baldur's Gate 3 quei personaggi, però. Sì, ma quella faccia lì è quella di Anorak l'onnisciente di Ready Player One. Grazie Leonardo. Sì, lo so, Libertalia. È vero, Andre. È il suo simbolo, è già. Bella questa, bella. Bravo. Hai ragione, Andre. Ok, abbiamo tecnicamente finito? No, c'è ancora. Oh, spiega tutto. Abbiamo sconfitto. Le sue vittime non la perdoneranno mai. Vabbè, ma chi se ne frega, tanto facciamo amicizia con tutti noi. Guarda, sto andando veloce, ragazzi, solo perché è tardissimo. Non siamo riusciti a finire la patch, a finire una prossima volta, tanto la considero già 4.2 la prossima puntata. Dai, ragazzi, siamo a buon punto. Oh, abbiamo ancora una scena romantica. Chi è che ci sposiamo con questa puntata? Che scena bella che arriva. Ma si stanno sposando cane e porci, quindi. No, non si sposa nessuno in questo gioco. Comunque, guardalo, c'era. No, con Raumon non la voglio la scena romantica. No. Preferivo Liz. Se Liz si offriva per un abbraccio, Wakame Korauban personalmente direi sì. E lui è chiamato il toro. C'hai un Kevin Nash gigantesco. Tu sei, possiamo dire, la Rhea Ripley. Ma non è così muscoloso la mia Wakame, è normale, cioè non è sto muscolo incredibile.
アラミ語における我が輩の役 Comunque io adoro più che altro, mi sta simpatico Ganesha per ragioni personali. Perciò 最後に見ておこうと diciamo 思っ che た。 Ganesha, vedere il mio bello elefantone lì. Sei riuscito a leggere quella cosa che ti ha mandato Ma ieri? dai, ma guarda che dura 2 ore, dalle anche 2 o 3 settimane No, di tempo. quello che gli avevi mandato scritto. Sì, ho capito, ma gli ho consigliato prima di sentirsi l'audio perché così scritto è un po' un riassuntone di tutto quello che si sente. Audio è più emozionante perché è live, nel senso, cioè tu non sai cosa succede. Peccato solo per i primi 30 minuti che sono un po' la ciofega, non c'era la tua voce, sono solo la mia. Quindi sembra che io parlo a vuoto. Invece dico, oh, fantastico, sì, fantastico cosa? Cosa avrà detto Lio? Cosa avrà detto? Chi lo sa? Lo scopriremo nella prossima. Prossima puntata non vedo l'ora. Io ragazzi, di una sera libera me la tengo quando lui mi dice, oh, facciamo la seconda sessione. Live, ho già la grafica pronta. Jack, una curiosità. Dimmi Andre. Se riesco a beccarmi qualche sera. Anche adesso sto periodo anch'io alla sera sono un po' impegnato perché sto facendo dei trofei online con mio amico. C'è un bel rapporto fra loro, ma penso che Rauban ormai abbia concluso la sua attività di numero 1 dell'esercito. Ti dimetto, sei dimesso, vedi? Gli ha lasciato il posto. È libero. Audiolibro? Non so come si fa a fare un audiolibro. Se fosse un modo lo farei anche, cioè. Non so se sarei così bravo a leggere, perché dovrei leggere tutto con la mia voce. Io non so, però mi piacerebbe l'idea di fare un audiolibro. Purtroppo lì oggi non sono neanche... ma neanche io che Sinkai oggi non sono un granché... Jack, io penso... No, per il fatto che della domanda fatta da Andre, per il fatto dell'audiolibro, ma lo sai che non ci sarebbe male. Ma come lo registro un audiolibro? Io non so, ci devi usare dei criteri. No, allora, puoi utilizzare tranquillamente Audacity. Io ti consiglierei di iniziare Audacity. Andre, quando lo finisco saranno 500 pagine, però. Audacity uso sempre Audacity. Di registrare la tua voce, poi là vabbè la modifichi come vuoi. Sì, domani facciamo live da me, facciamo domani abbiamo la campagna di Chris su Resident Evil 6. Andiamo alla seconda campagna, ragazzi. Domani, da quello che mi hanno detto, è tipo Call of Duty, praticamente. Call of Duty con i mostri. Ma quale? Che gioco è? Resident Evil 6, sì. Io non lo so perché sono curioso di vedere com'è la campagna di Chris. Avevo fatto solo quello, ho capito di più. Copyright è protetto, esatto. Infatti se c'è il modo di registrarlo lo faccio volentieri. L'unica cosa è che non so se devo assemblarlo, dividerlo. Devo leggermi la guida di Amazon per sta cosa, perché tanto pubblicano tutto su Amazon. Ma poi soprattutto perché l'audiolibro è utile, tanto secondo me un romanzo del genere con la voce va bene. Io non so se riuscirò a dare le stesse emozioni, quanto deve essere profonda la voce, perché io quando leggo quei personaggi femminili e sentire la mia voce non è che però non posso mettermi a fare. No, allora io ti direi piange per le voci dei personaggi. Io ti direi per la voce dei personaggi o utilizzi qualche filtro. Ma sei matto, ma ci sono 3 miliardi di personaggi diversi. Fatto da te si percepisce l'emozione. Sì, leggerò con la mia voce, non posso cambiare la voce dei personaggi, perché se mi metto a fare come quando doppio Dragon Quest mi scappate via tutti questo doppiaggio. Dragon Quest faccio dei doppiaggi assurdi veramente. Che parlano tutti bolognese, parlano. Ma più che altro è bello perché c'è un personaggio che ha gli accenti inglesi, Xikai lo conosce, c'è un nobile, quindi lui ogni tanto ha sti inglesismi tipo very well. Cefalì hanno identificata me l'avevi detto, io pensavo che avessi poi capito qual era l'origine. Impossibile fare visite, non risponde nessuno. No, ma far visite c'ho problemi anch'io ogni volta che devo fare qualcosa, ma ragazzi, ma non si riesce mai a fare una visita. Non si riesce mai a fare niente, cioè è fastidiosissimo. Non ha senso voce. No, ma per me va bene con la stessa voce. Ma poi essendo un fantasy ci starebbe l'audiolibro. Singa, mi dispiace. Sì, Resident Evil 6. Ma io non so, ma guarda che Singa è da un po' che va avanti questa cosa. Ragazzi, inizia a chiudere il gioco. Jack,
Questa cosa che ha scritto Xinga mi dispiace. Sì, spiace anche a me, ragazzi, ma lo sapevo già, purtroppo. E poi ho avuto anch'io per un periodo la cefalea, non sapevo che cos'era, poi mi è passata. Avevo anche un fischio nell'orecchio che mi è passato da un giorno all'altro. Non so, a volte ti vengono delle cose e poi ti passano. Le auguro anche a lei che però poi le passi di colpo, anche se è difficile, perché si va avanti da anni. Comunque domani non vedo l'ora, perché domani c'era il giorno bello, perché si fa... Ragazzi, oggi andiamo in raid, andiamo da un canale amico che sta facendo live ed è un canale bello, non vi ho mai portato su questo canale, perciò vorrei farvelo conoscere perché è uno streamer molto molto in gamba. Che cosa è sto suono dell'apocalisse? Sono stato io a starnutire. Niente. Quindi ragazzi, raid, scrivetelo, vengo dal raid di Jack. Ecco, quindi andiamo assolutamente in raid e grazie ancora, buon appetito e buona serata, ci vediamo domani con una bella cosa, quindi mi raccomando, ci becchiamo in raid. Non si può fare da YouTube al canale, al sito Viola. Basta mettere un link. Basta mettere un link. Se può fare. Basta mettere un link. Clicca sul link. Clicca sul link e siete di là. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.